Diretta. Città metropolitana. Sì. Sinistra cultura. Ok. Sì. Sì. Buonasera a tutti i presenti, stiamo iniziando. Buonasera a tutti. Ho il piacere di aprire la seconda giornata della Festa Mediterranea, una festa che è stata pensata per essere la casa delle idee di chi si riconosceva nelle idee della sinistra, nelle idee ecologiste, nelle idee di libertà. Questa festa è stata pensata per essere la casa di queste idee ed infatti per il secondo giorno l'appuntamento verterà sul tema del diritto alla casa, un diritto che subisce costantemente dei soprusi e che in linea tendenziale non è riconosciuto come un reale diritto e noi ci auspichiamo che lo diventi pienamente. Chiunque abbia una casa è anche libero di sentirsi sicuro in un rifugio protetto. E se è vero che nel corso della storia si è detto che non si può essere rappresentati se non si è tassati, non si può ottenere pace se non c'è giustizia, è anche vero che non si può ottenere nulla di tutto ciò se non si ha una casa. Dopo questa introduzione vorrei ringraziare i presenti ai banchetti, Rebel Terra, l'associazione Luca Coscioni e anche i partecipanti alla raccolta firme per intitolare un parco pubblico ad Emanuela Alloi, una personalità che andrebbe sempre costantemente ricordata, mi sembra un'ottima iniziativa. Voglio ringraziare anche i rappresentanti dell'associazione Sardegna Palestina e i rappresentanti dell'associazione Italia Cuba. Lascio la parola a Lisa Ferreri, Ogliastrina, caporedattrice di Sardegna che cambia, scelta apposta per questa occasione per il suo linguaggio diretto, semplice, calibrato. Auguro un grande in bocca al lupo a Lisa Ferreri. Grazie. Grazie mille. Allora, grazie mille innanzitutto per questo invito. Noi di Sardegna che cambia siamo molto felici di essere qua. Siamo una realtà molto piccola, vogliamo testimoniare appunto il cambiamento che c'è in corso in Sardegna. Se possibile, un cambiamento in ottica di garanzia di diritto, un cambiamento sostenibile, un cambiamento se possibile anche intersezionale, quindi che guarda tutti i livelli di oppressione che possono caratterizzare la società. Parliamo appunto di diritto alla casa, grazie per appunto averla anticipato, perché è un diritto che effettivamente non c'è, nel senso che si richiama il diritto all'abitazione più che altro nelle sentenze della consulta, è presente, se ne parla appunto nel diritto internazionale, se ne parla nella dichiarazione. Si sente bene? Mi muovo molto. Ok. Grazie, scusa, pianissimo. Se ne parla anche nella dichiarazione internazionale, dichiarazione dei diritti dell'uomo, scusate. Però appunto la Costituzione lo cita solamente in maniera indiretta. Detto ciò, però, quello che oggi accade è che questo diritto è posto sempre di più in opposizione a un altro diritto, che è quello della proprietà privata. Quello che infatti accade quando si parla ad esempio di overtourism, di foodification, che è quel fenomeno secondo cui appunto quartieri o vie vengono di fatto occupati e trasformati come quartieri della ristorazione a discapito di chi invece vuole viverli, o anche di caro affitti, delle difficoltà degli studenti. Spesso si dice sì, però non si può allungare la mano, il legislatore non può allungare la mano nella proprietà privata. Ok, però quello che succede al momento è che c'è tanta gente senza casa e soprattutto ci sono anche tante case senza gente. Oggi parleremo un po' di questo, però prima voglio lasciare la parola a Cristian Mereu, che è il coordinatore metropolitano di Sinistra Cultura, che vuole farci un saluto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Vi porto i saluti da parte del nostro presidente Luca Pizzutto e di tutte le compagne e i compagni del nostro partito.
È un piacere, come ha detto Lisa, partecipare a questo incontro, perché è una tematica importante, è una tematica strettamente connessa col tema delle disuguaglianze sociali, perché sappiamo benissimo che diritto all'abitare significa anche diritto a vivere in un quartiere o in degli spazi che siano che rendano possibile lo sviluppo del singolo o lo sviluppo collettivo. Noi abbiamo nell'area metropolitana da poco, in quanto io sono assessore urbanistica del Comune di Quartucci, ho portato avanti un progetto importante in copianificazione col Comune di Quartu Sant'Elena, che è quello legato alla riqualificazione dell'ex compendio denominato Fornaci Pici. Il Comune di Quartu, ad esempio, ha fatto un progetto bellissimo con la previsione di numerosi appartamenti e volumi destinati all'housing sociale. Abbiamo copianificato insieme a loro la situazione degli spazi pubblici al contorno, perché il nostro comune, ad esempio, ha una vasta area destinata a servizi generali che è proprio adiacente a questo complesso. Quindi, siccome siamo in tema, ecco, per citare degli esempi concreti, così come sempre in ambito metropolitano, nel nostro comune stiamo portando avanti un piano di iniziativa pubblica, quindi un piano di risanamento urbanistico che prevede di destinare numerose volumetrie anche a persone che sono in possesso dei requisiti per accedere all'edilizia agevolata o l'edilizia convenzionata o sovvenzionata. Poi sicuramente entrerete nel merito e nel dettaglio delle varie differenze e delle varie fattispecie. Volevo ricollegarmi a ciò che hai detto poco fa, nel senso che bisogna sicuramente calibrare bene l'iniziativa politica, perché è necessario prevedere, mettersi a lavoro su una nuova legge urbanistica che vada a incidere su quelli che sono i dettami, le prescrizioni, i parametri del decreto Floris, perché ad esempio noi sappiamo che nei piani attuativi nelle zone C è possibile attualmente, in base alla legge regionale 23/85, convertire una parte della volumetria da servizi strettamente connessi alla residenza in residenza, però per coloro che sono in possesso dei requisiti per l'edilizia agevolata. C'è un limite oltre il quale non si può andare, che è il 5% dei volumi del piano, però questo comporta altresì che c'è uno squilibrio di volumi da destinare ai servizi pubblici. Okay, quindi sono delle tematiche delicate, perché se da un lato ci può essere l'apertura verso coloro che hanno diritto ad un'abitazione o li si può agevolare, per converso bisogna sicuramente incidere a livello normativo per mettere ordine in questa situazione caratterizzata da una stratificazione normativa importante. Vi ringrazio per l'invito, vi porto un cubo ancora i saluti da parte di tutti i compagni e le compagne del mio partito e vi predispongo all'ascolto. Grazie, grazie. Sì, subito. Ok. Allora, lascio, prima di chiarire anche meglio con chi parleremo oggi e di cosa parleremo, lascio la parola al deputato Marco Grimaldi, che ci deve presentare qualcosa e ci deve, nel senso, anche inoltrare verso questo grande tema del diritto alla casa. Prego, grazie innanzitutto per essere qua, benvenuto. Ma grazie a voi, mi spiace non essere con voi, ma spero che presto riusciremo a vederci dal vivo, e grazie per il tema che avete scelto. Con più dettagli magari ne parlerà anche la mia compagna anche di banco, Francesca Ghirra, che saluto da qua. Grazie davvero per aver introdotto già alcune delle principali vicende, diciamo, che legano il tema del diritto all'abitare, già perché se il diritto all'abitare, e quindi se affermiamo che la casa è un diritto, dovremo organizzare la società in modo che possa garantirlo. E il problema vero è che in questi ultimi 20 anni l'unico modo per garantire questo diritto è stato affidarsi al mercato, facendo sì che di fatto la gran parte delle persone meno abbienti, con scarsa disponibilità economica, venissero espulsi, diciamo, da questo diritto. E quindi il tema è che se c'è in Italia un ambito
di politica pubblica dove si è potuto misurare una chiara, diciamo, inequivoca torsione, diciamo, neoliberale, sono proprio le politiche delle città. Vale a dire una drastica riduzione del ruolo regolativo di intervento diretto dello Stato, ma anche una parallela apertura appunto al mercato. Di fatto a partire dagli anni 90, ciò che ha riguardato molto elementi della vita delle città, riorganizzati e deregolati attorno al principio, diciamo, della preeminenza dello scambio di mercato, è successo molto più che in altri paesi. Questa torsione, secondo me, sul tema della casa si manifesta in almeno 3 fenomeni. Il primo è che diversamente da altri paesi, pensate alla Germania, alla Francia o a città come Amsterdam e Barcellona, in Italia dal 1998 i canoni del patrimonio privato sono definiti in modo completamente libero e non esiste di fatto alcuna forma di calmieramento affidato esclusivamente, se ci pensate, al cosiddetto incentivo fiscale del canone concordato, di cui ovviamente parleremo anche e soprattutto legato ad alcuni emendamenti, per esempio della finanziaria. In sostanza comunque non ci sono limiti alla rivalutazione degli immobili di un'area urbana. E in secondo luogo, mentre in tutte le maggiori città europee vi sono forme di limitazione dell'offerta degli affitti brevi, lo stavate già introducendo come grande tema dell'overtourism, qui non è così. Vuol dire che addirittura l'intero patrimonio privato in affitto in un quartiere non solo può essere rivalutato a livelli di mercato, ma di fatto può anche essere interamente ritirato dal mercato dell'affitto ordinario e immesso in quello dell'affitto breve. E quindi benvenuti nell'Airbnb economy, e questo è uno dei grandi temi che abbiamo davanti e che abbiamo messo al centro della nostra proposta di legge. Infine possiamo dirci che non è riconosciuta l'esistenza di alcuni enti, fra cui tra l'altro i quartieri, le circoscrizioni, e questo credo valga diciamo anche per Cagliari, perché le amministrazioni spesso non individuano per questi norme particolari sull'uso, la cessione o la trasformazione del patrimonio per proteggere la composizione sociale di quel quartiere. L'ultimo, possiamo anche dirci che l'ultimo vero programma strutturale, no, di politiche abitative in Italia risale addirittura ai piani finanziati dall'ex GESCA, e tanti infatti politici continuano a parlare di quel tipo di patrimonio. Ecco, possiamo dirci che in ogni caso di fatto quello che è successo in questi anni è che questa vicenda è solo stata affrontata con la cosiddetta emergenzialità. E ciò significa anche che tutto questo ha voluto dire un tantissimo spreco di risorse pubbliche. Arriviamo a alcuni dati che mi avete chiesto, ma intanto in Italia ci sono 18 milioni di famiglie che hanno proprietà, che sono proprietarie di fatto di casa, sono il 70% del totale, e 12 milioni di questi di fatto, anzi scusate, il 12% di questi, quindi 3 milioni e 3 credo, lo hanno questo accesso grazie al mutuo. E invece sono più di 5 milioni quelli in affitto, e di questi, tra l'altro, fra i 18 milioni di famiglie con la proprietà e i 5 milioni in affitto, 12 milioni sono invece concentrate di fatto nelle grandi aree metropolitane. Chi sono? Questo lo sapete, lo dicono tutti i dati Istat. A vivere in affitto sono soprattutto le famiglie meno abbienti, come ci siamo detti, quelle più giovani e ovviamente i migranti. Per intenderci sono il 74% delle famiglie straniere, il 50% di quelle che hanno meno di 35 anni, il 40% delle giovani coppie, il 35% delle persone sole di appunto mediamente fra i 35 e i 64 anni. Tra queste sono quasi ovviamente 3 milioni le famiglie che spendono, che è veramente l'unico dato che ci deve interessare. Sono quasi 3 milioni le famiglie che spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40% del reddito disponibile per un affitto. E arriviamo ovviamente al capitolo con questo più drammatico, una cifra che spesso appunto non riescono a sostenere e quindi vengono sfrattate. Basta
capire il dato, diciamo, degli sfratti, delle sentenze, le sentenze sono state 42.000 lo scorso anno e mi pare che siano stati più di 30.000 gli sfratti eseguiti. E poi c'è un altro dato, cioè che per affittare facciamo un bilocale nelle grandi e principali città italiane, capoluogo, si spendono in media 1.000 euro al mese, che nelle zone centrali ovviamente raggiungono prezzi stellari, proibitivi, diciamo, per qualsiasi essere umano. Ai primi posti ovviamente troviamo Roma e Milano, con una media di 1.400 e 1.300 euro al mese. E possiamo anche dire che in Italia sono 700.000 le famiglie nelle graduatorie della cosiddetta casa pubblica, no? Le cosiddette ATC, con redditi bassi e che possono pagare solo appunto canoni sociali e non certo appunto il social housing pubblico-privato che va tanto di moda anche col PNRR. Sono 983.000 invece le famiglie in povertà assoluta, 40.000 appunto ci dicevamo di queste sono quelle appunto che hanno le sentenze di sfratto. Se i prezzi delle case crescono e coloro di sfratti per morosità, come sapete il vero dramma italiano è che i salari cadono, rappresentando una delle cause dirette dell'impoverimento della popolazione. E basti dire anche, e questa è come sapete un'ossessione per noi di Alleanza Verdi Sinistra, è che oltre al tema del salario minimo legale servirebbe dei meccanismi di indicizzazione dei salari, perché come sapete i working poor rappresentano più o meno ormai il 13% dei lavoratori italiani, sono più di 3 milioni di persone che lavorano e sono comunque povere. Quindi affitti troppo alti per stipendi troppo bassi, tant'è che le famiglie in affitto, quelle in povertà assoluta, hanno ormai superato il 1 milione. E chi non ha trovato né lavoro né dimora, già perché poi in Italia si parla poco anche dei senza tetto, e i senza fissa dimora nel 2022, a proposito diciamo di quello che è stato un po' la fine, no, della coda della pandemia, sono 100.000 le persone in Italia che non hanno appunto un tetto sopra la testa. Come sapete la gran parte di queste sono straniere, almeno il 38%, e sono molto giovani. Sono concentrate nelle grandi città italiane, ma ormai è un dato ormai consolidato che in tantissime medie città insomma hanno superato ovviamente il livello di guardia. Insomma, tra l'altro basterebbe il numero di decessi di queste persone per dire che sono più o meno 393 nel 2022 e 414 nel 2023, per dire che dovrebbe essere diciamo una delle politiche da affrontare anche a livello nazionale, che non può essere gettata sulle spalle ovviamente dei comuni e neanche delle regioni. Vorrei che arrivassimo diciamo a un po' di punti salienti. Fatemi dire che con poco più delle metà delle 90.000 case popolari inutilizzate per mancanza di manutenzione, appena l'1% delle case popolari sfitte, che attestiamo diciamo attorno ai 7-8 milioni, sono quelle che in qualche modo non vengono fatte oggetto di una vera ricognizione. Quindi spesso ci troviamo davanti un numero elevatissimo di case e appartamenti vuoti, eppure diciamo la necessità anche dei comuni per altre vicende che c'entrano con gli ordini di urbanizzazione a continuare a costruire, no? Villette, costruire diciamo con delle tendenze che ormai sono anche antiecologiche e antieconomiche, una tendenza diciamo basata più su un modello di famiglia che ormai non esiste nemmeno più. Cosa fa il governo in tutto questo? E ho quasi chiuso. Il governo Meloni e il ministro Salvini hanno da una parte escluso qualsiasi movimento, sindacato, associazione dal tavolo per la cosiddetta definizione del piano casa. Ma se c'è la cosa peggiore che questo governo ha fatto è che è entrato in carica e ha subito cancellato il fondo al sostegno all'affitto e anche quello alla morosità incolpevole.
E di fatto che cosa è successo? Col piano casa Salvini di fatto abbiamo assistito a una vera vicenda incredibile, cioè appaltare le politiche abitative ai privati e di fatto col decreto salva casa sanare tutte le difformità edilizie con un'ennesima sanatoria che cosa prevede? Di fatto di far sì che le persone che vivono in condizioni tremende nei sottotetti, nei sottoscala, di fatto verranno regolarizzati, cioè, meglio, verranno regolarizzati chi li manteneva in queste condizioni private. Ha senso permettere bagni di 2 metri quadri? Secondo noi no. Ha senso, diciamo, diminuire i metri quadri consentiti in generale? Secondo noi no. Ci sarebbe una riflessione da fare quanto il superbonus non è stato davvero così efficace, almeno per quei 14 milioni di abitazioni che sono invece in classe E, F e G, così come sarebbe stato molto utile avendo un patrimonio edilizio degli anni 60, 70, 80 pubblico, aumentare quelle prestazioni energetiche per abbassare la bolletta in generale dei nostri delle nostre agenzie per la casa. Ultima cosa, ultima polemica e poi arrivo solo a qualche proposta in breve. Come sapete l'elezione di Ilaria Salis ha gettato nel panico molti nostri avversari, compreso Orban, che continua a strepitare. Ma c'è stata la polemica subito, no, della destra, con Ilaria Salis parlando addirittura del pignoramento del suo stipendio, perché come sapete lei è un'attivista della casa. Questo governo ha pensato di introdurre tra l'altro un nuovo reato che è l'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicili altrui. Spero di poterlo dire a Mediterranea senza fraintendimenti. Noi continuiamo a pensare che fra chi lotta per garantire un tetto a chi non ce l'ha e chi crea le condizioni per agevolare gli speculatori e butta le persone per strada, noi sappiamo da che parte strade. E lo dico perché basterebbe mettere al centro la riqualificazione di quegli immobili, invece che blaterare sull'autonomia differenziata, a dare forza, diciamo, alle regioni perché possano rimettere in sicurezza quelle tantissime case non utilizzabili. In breve serve un piano casa vero di 500.000 ulteriori case popolari, servirebbe un ruolo pubblico centrale, quindi non appaltare tutto al social housing. Serve un censimento dello Stato di utilizzo del patrimonio edilizio cittadino di proprietà pubblica e privata, e per affrontare l'emergenza abitativa bisogna cominciare a ripristinare ovviamente i fondi per la morosità incolpevole, cosa che io e Francesca tra l'altro facciamo nei nostri emendamenti alla finanziaria. E in fondo il cuore delle proposte che depositiamo in Parlamento, cioè un piano pluriennale di edilizia residenziale, un programma di riqualificazione del patrimonio pubblico, la piena operatività dell'Osservatorio nazionale, lo stop alle dismissioni degli immobili pubblici, la regolarizzazione e regolamentazione di un mercato degli affitti brevi e delle locazioni private attraverso una leva fiscale e attraverso però anche dei meccanismi di prelievo diversi che spesso non arrivano nemmeno alla tassa turistica locale, la realizzazione di studentati pubblici. Vi racconterà anche qui Francesca cosa è successo nel PNRR e la vicenda scandalosa dell'utilizzo di questi fondi. Servirebbe ovviamente anche una riforma del welfare abitativo, semplificando l'accesso ai contributi pubblici, ma ovviamente mi soffermo su un'ultima cosa, cioè su il tema diciamo del rapporto fra il diritto alla casa e la proprietà privata. Di fatto per molti è un tabù. Ecco, io credo che le amministrazioni dovrebbero censire lo stato di utilizzo del patrimonio edilizio cittadino tutto, che sia di proprietà pubblica o privata,
Bisogna una volta insomma per tutte verificare la presenza di alloggi in stato di abbandono da tempo e intervenire sui grandi proprietari di questi beni. Significa che devono dare conto di quella situazione, avanzare proposte di uso del bene, rimetterlo nel mercato ma anche se inadempienti essere penalizzati fiscalmente tramite l'IMU. Ho proprio finito, vi ringrazio. Noi pensiamo che il diritto all'abitare quindi non sia negoziabile, non si può vivere senza una casa degna e fatemi dire la pandemia dovrebbe avercelo insegnato, e il fatto che rimettiamo questo dibattito al centro della prima festa di Mediterranea proprio a Cagliari, sono davvero contento che si inizi anche così. Grazie mille a tutte e tutti. Grazie per la contribuzione, per averci detto, però vorrei sapere che anche ricordato che la casa mercificata crea disuguaglianze. Questa è una cosa che veramente deve essere sottolineata più e più volte. Prima di iniziare chiederei un altro saluto al sindaco Massimo Zetta, che però adesso non vedo più. Sindaco, eccolo qua. Prego. L'idratazione prima di tutto. Grazie dell'invito, grazie dell'iniziativa di queste 2 giornate di incontro. Ho parlato Samuele, il mio consulente. Un ringraziamento all'Alleanza Verdi di Sinistra per il sostegno per la campagna elettorale, per il lavoro che stiamo facendo in Consiglio Comunale, le attività, le iniziative che promuovete e il lavoro importante legato alla presenza nelle commissioni e in Consiglio, dove stiamo iniziando un percorso per sminare alcuni problemi oggettivi che le cittadine e i cittadini hanno segnalato nel corso degli anni e programmare, immaginare una porzione, se saremo capaci, se saremo in grado di restituire in termini di sviluppo e di occasioni alla città. Il quadro nazionale e internazionale non è sicuramente positivo. Le tante, troppe guerre, conflitti, le elezioni negli Stati Uniti che rischiano di determinare ulteriori problemi in prospettiva per quanto riguarda le questioni del Medio Oriente e in Europa, ma su questo e su altri aspetti speriamo di poter lavorare insieme nel nostro piccolo, dalla città di Cagliari, per costruire relazioni internazionali sulle questioni legate alla pace, la cooperazione tra i popoli, all'emancipazione, allo sviluppo delle donne e degli uomini e altri elementi riguardanti lo sviluppo nella nostra città. Non so se sia presente Antonio Piu, che forse era previsto non è un caso che Anna, che è presente, insieme al gruppo dei progressisti che è seduto nelle retrovie, Anna e Antonio si sono incontrati di recente, fin a dire la verità, all'indomani dell'insediamento della Giunta. E sarà perché provengono entrambi dalla profonda conoscenza delle realtà popolari, quartieri popolari, Santeria. Antonio a Sassari ha fatto un lavoro importante nell'ambito dei quartieri popolari. Dal 2006 giacciono in regione finanziamenti importanti per la riqualificazione di Santeria. Antonio e Anna, nell'arco di 6 mesi, forse meno, perché la giunta regionale si è data prima, ma la nostra a luglio fondamentalmente. Quindi in meno di 6 mesi hanno chiuso un accordo per riqualificare il quartiere di Santeria, risolvere i problemi sui sottoservizi e le fogne che determinavano problemi anche dal punto di vista della salute pubblica per gli abitanti, i residenti del quartiere. La riqualificazione del contesto, in accordo tra Regione e Comune, e a breve, nell'arco dei prossimi mesi, partiranno i lavori per
proseguire gli interventi sul Parco degli Anelli, bloccato da anni, Lungomare Santeria, per chi conosce la zona, insomma, Lungomare Santeria, che poi da qua, da dove siamo oggi, si vedono anche i luoghi che verranno riqualificati, o almeno sono separati dalla Sera del Diavolo, dai promontori di Calamosca e Santeria, ma insomma si capisce il posto dove che sarà interessato da questo intervento. Lungomare Santeria, la riqualificazione del Parco degli Anelli, la prosecuzione dei lavori, gli interventi nei palazzi e sui sottoservizi per finalmente porre fine a questo elemento legato all'inquinamento, a un disagio di 20 anni, se non di più, e la sistemazione di tutte le porzioni all'interno del quartiere di Santeria come il lazzaretto, quindi con l'utilizzo di materiali che daranno anche nell'uso dei materiali una rilevanza rispetto all'importanza che noi riteniamo essere fondamentale per il quartiere. La Casa della Salute, anche altri interventi dal punto di vista sociale in accordo con l'assessorato al lavoro, e quindi questo aspetto in relazione tra noi, tra forze di sinistra, tra una bravissima assessora comunale indicata dal Partito Progressista e un competente e bravo assessore regionale che hanno a cuore i problemi di vita delle persone che hanno più bisogno, ha risolverà un problema che riguarda una porzione importante di popolazione nostra nell'ambito della città di Cagliari, che attendeva da 20 anni la soluzione di alcuni problemi di disagio di vita quotidiana nell'ambito di quel quartiere. Penso che sia, e chiudo per non farla lunga, penso che sia la migliore dimostrazione per noi che facciamo politica da sinistra della risposta quando veniamo chiamati a governare la regione o il comune di miglioramento della qualità della vita delle persone che attendono da anni risposte. Penso che sia semplicemente il nostro compito, aver soddisfatto, l'aver adempiuto alla responsabilità che ci è stata data dalle cittadine e cittadini. Poi c'è un'altra porzione, un altro pezzo, un altro aspetto. Noi dobbiamo cercare di strappare dal bisogno, dalla necessità, dalle tante problematiche che i giovani affrontano, una porzione importante di popolazione giovanile che attende da noi risposte. Non è un processo, è un percorso breve. Non è Samuele che è appassionato di politica, dovreste sentirlo, è straordinario. Non è Samuele che proviene da una famiglia benestante, di persone in gamba, sono gli altri coetanei di Samuele, che non hanno queste possibilità, non hanno questo tessuto, questa protezione, questo cordone ombelicale che li aiuta. A quelle ragazze e quei ragazzi, anche a quelli che delinquono, che determinano tante problematiche, noi dobbiamo tendere una mano, dargli una mano d'aiuto, incontrarli per rispondere alle loro necessità, ai loro bisogni, alle loro aspettative e creare dei percorsi di speranza anche per quella parte di popolazione giovanile che rischia altrimenti di naufragare, di andare verso percorsi di disagio giovanile, di problematiche legate a quell'età e a tanti altri aspetti legati a quella giovane età fragile che rischia altrimenti di travolgerli. Quello è un altro percorso che dovremmo fare. Però sono convinto che se chi ben inizia, no? Poi dopo costruisce qualche cosa, e chi ben comincia riesce a costruire qualcosa, il lavoro che potremmo fare insieme al comune così come in regione potrà determinare alcune buone pratiche per il futuro.
insieme, forse, se ne saremo capaci, ce la potremo fare. Grazie, grazie a tutti voi. Allora, ci siamo, possiamo iniziare. Io direi però, le persone con cui dobbiamo dialogare, io le vorrei qua, perché mi sento un po' sola. No, un'altra cosa volevo dire, questi progetti poi magari, parlo più piano, questi progetti poi magari raccontateceli, io ho già visto qualche reel, soprattutto su Sant'Elia, però insomma sarebbe bello anche se ne parlassimo. Tra l'altro invito anche le persone a segnarsi qualche domanda, qualche osservazione. Ad esempio Marco Grimaldi ci ha parlato della questione relativa all'ecologia. Io non so se ad esempio l'R per Terra dopo vogliono intersecare la questione del diritto alla casa con la questione relativa al cambiamento climatico in corso. Allora, con chi parliamo di diritto alla casa? Nel frattempo che vengono qua, volete una musica di sottofondo? No? Allora, ne parliamo con Anna Cuddu, assessore a salute e benessere del Comune di Cagliari. Antonio Più mi sembra di capire che non c'è. Ok. No. Poi c'è questa lira, deputata di AVS, teniamo per due, facciamo così. Ok. Allora, aspettate. Qua c'è una scissione. Noi chiediamo che vengano tutti. C'è una scissione separatista. Possiamo avanzare questa mozione? Approvata. Allora, quindi mancano Matteo Pisu, coordinatore di Unicatalist, Rita Polo, sì, forse qualcuno si dovrà portare una sedia. Presidente della Commissione Consigliare Salute e Benessere, sempre del Comune di Cagliari, Marco Cuccu, responsabile, non l'ho visto, ma non so se ci sia, responsabile regionale del SUNIA, che è il Sindacato Nazionale CGL, unitario, inquilini e assegnatori. Ci siamo... Perfetto. Allora, a me piace iniziare e ragionare sulle parole. Quindi una delle parole che probabilmente oggi utilizzeremo molto è abitare. Che cosa significa però abitare? Quello che mi sono segnata è che questo termine può essere polarizzato secondo due direzioni. Può significare vivere in una dimora privata, che quindi alla quale si accede a seconda delle proprie possibilità, quindi qualcosa di materiale che dipende da te, dalla meritocrazia, oppure quello dell'abitare può essere un concetto che possiamo inserire all'interno del concetto della vita sociale, quindi un abitare sociale che non si fonda né sul consumo, né sulla rendita, né sul capitale, né su questioni appunto relative all'edilizia, ma invece si interseca appunto invece col concetto di comunità. Come possiamo parlare del significato di abitare? Ho una domanda per tutti e tutte. Facciamo un giro, scegliete voi da come iniziare. Dove abitate? Quale quartiere abitate? Qual è il legame che avete col quartiere dove abitate? E dove siete cresciuti? Quartiere, paese, non lo so. E qual è il legame che avete con la zona dove siete cresciuti e cresciute? Iniziamo da sinistra? Prego. Rita, sinistra estrema. Oggi Rita è diventata la più estrema qui. No, veramente grazie per l'iniziativa a tutti i compagni, amici e amiche di AVS. Appunto, si è capito che era molto interessante questa chiamata raccolta tutti insieme, e anche questa è una dimostrazione di come stiamo cercando di lavorare come coalizione che ha sostenuto il nostro sindaco Massimo Zedda prima, ma soprattutto adesso, proprio perché abbiamo questo compito anche temporaneo, ma di dedicarci completamente alla nostra città e poterla governare insieme. Davvero ci teniamo a fare un lavoro tutti insieme. E quindi anche questo, anche oggi mi sembra già un esempio di questo, no? Poi abbiamo l'occasione di sentire o di parlare con gli altri livelli che sono davvero collegati, quello regionale e quello nazionale, per cui mi sembra appunto un ottimo inizio. Di questo vi ringrazio. Allora, io sono nata in un paese, sono nata a Carbonia perché c'era l'ospedale, e quindi sono sulcitana perché ho abitato a Sant'Antioco, e poi la mia famiglia si è trasferita quando i figli dovevano studiare
E allora mio padre ha deciso che tutti venissimo a Cagliari per seguire, per stare insieme. Quindi sicuramente per me la casa, l'abitare ha molto a che fare con le relazioni affettive, col fatto di fare casa e famiglia, sicuramente nel senso di legami, di cura l'uno dell'altro. E anche di dedicarsi, no, a quello che poi è l'ambiente in cui viviamo, perché fin dal paese io vedevo che mio padre si era impegnato non solo nel lavoro ma anche nel far nascere delle realtà comunitarie, sportive, intorno soprattutto ai giovani e ai ragazzi per lo sport. Per me questa cosa poi si è ripetuta a Cagliari, perché crescendo è successo lo stesso anche in città, nel quartiere, e poi vabbè, anche io sono rimasta a Cagliari. È sicuramente una città che nel tempo ho amato, nel senso che quasi cioè è una scelta a continuare a viverci. Sicuramente ho scelto di studiare a Cagliari e non di andare fuori, che poteva essere una scelta già della mia generazione, e ancora di più lo sappiamo, è di questa generazione che, se è possibile, le famiglie aiutano ad aprirsi anche opportunità, come dire, di guardare oltre. Però questa realtà di vivere la città mi sembra che appunto è legata ancora oggi alle relazioni, quindi al vivere il quartiere. Io adesso abito al quartiere del Sole, quindi sono cresciuti i miei figli, con molti legami al Poetto, alla Palma, ma un po' in tutta la città, perché penso che tutti abbiamo la realtà di una città in cui è vero che i quartieri hanno una forte identità, hanno una forte anche caratteristica, però è anche vero che se si curano poi appunto le relazioni fra tutti, ho degli amici in tutti i quartieri e conosco anche certe situazioni, perché fin da piccola comunque forse questa spinta sociale era un po' anche da questi stimoli che poi sono state ovviamente scelte di vita. E quindi sinceramente sì, amo il mio quartiere, cerco di stare attenta a chi mi è più prossimo, conoscendo anche queste disuguaglianze, perché poi è vero che certe povertà a Cagliari sono più radicate in certi ambienti, però come anche diceva anche il sindaco, ci sono delle realtà che ormai, e come sappiamo per i problemi proprio della casa, dell'abitare, tantissime realtà sono collegate alle situazioni delle persone, quindi spesso senza reti familiari, e tutto ciò è quello che penso noi dobbiamo affrontare, no? Cercare proprio di cogliere i bisogni attuali, i bisogni appunto dei giovani, di chi si vuole fermare e vuole cercare anche di lasciare il nucleo familiare, perché ovviamente è questo uno degli aspetti da aiutare, no? Da parte anche di chi adesso come me, come noi, è impegnato in politica, di favorire l'autonomia delle persone, la possibilità di rimanere legati, perché siamo tutti legati, quindi inclusi, quindi che ci siano dei rafforzamenti sempre di relazioni di reciprocità, però anche l'autonomia, l'emancipazione, è un po' questo. Quindi forse sono stata troppo lunga, devi dire se dobbiamo essere, può essere per l'inizio come... Grazie a tutti, grazie Elisa per averci sollecitato con questa domanda. Io vorrei iniziare chiaramente ringraziando le compagne e compagni dell'Alleanza Verdi e Sinistra per aver organizzato questi momenti di riflessione su dei temi non da poco, perché ieri si è parlato di conflitti, oggi si parla di politica per la casa, il tema dell'abitare, in particolare insomma ringrazio lei, Cristian, Andrea, Roberto, Jacopo insomma, per aver strutturato questo evento, le ex colleghe, Matteo, per essere a questo tavolo. Io devo dire di essere assolutamente una privilegiata, nel senso che provengo da una famiglia che ha acceso un mutuo negli anni 70, una casa di proprietà, non ho mai avuto problemi oggettivi rispetto al fatto di avere un tetto sopra la testa, però ho avuto diverse fortune, diciamo, nel mio percorso di crescita, intanto perché quando io andavo a scuola c'era ancora lo stradario, quindi eravamo obbligati, diciamo, nelle scuole che sceglieva lo Stato per noi, e quindi ho frequentato le elementari
alzata quando la Marina ancora non aveva i connotati attuali che sono profondamente criticati dai residenti, ma che quando io ero bambina era considerato un quartiere inaccessibile. E poi ho fatto le scuole medie alla Fano, e quindi ho frequentato molti compagni e compagne che abitavano nel quartiere di Sant'Andrea, c'è alcuni anche nelle grotte di Piseto, ancora parliamo della fine degli anni 80, primi anni 90. Solo alcuni di loro avevano la fortuna di aver avuto accesso a una casa popolare della zona di Via Ferre, diciamo, però molti vivevano ancora in stato di enorme difficoltà e di povertà. La seconda opportunità che ho avuto è stata quella di fare la consigliera comunale e quindi avere accesso a dei mondi a cui diversamente non avrei avuto accesso, soprattutto grazie alla frequentazione con Anna e la sua mamma e Padre Pau, che hanno fatto le lotte per la casa nella nostra città. Abbiamo avuto contatti con tante persone che grazie alla mobilitazione hanno consentito anche a Cagliari che ci fosse una sensibilità e una politica per la casa che ha avuto dei limiti, perché sapete bene che la nostra città ha dei quartieri di edilizia residenziale pubblica che avevano una concezione di urbanistica anche e sociale di un certo tipo, penso al quartiere ai Smirionis della Luce Dell'Ina o anche al CEP, per dire. E poi ci sono stati alcuni che, a nostro avviso, per poter parlare con una delle colleghe, sono stati degli errori di pianificazione perché hanno creato dei ghetti o comunque dei luoghi di emarginazione sociale oltre che fistica, perché Pantelleria è proprio separata dalla città da un cavalcavia. E devo dire che appunto avere accesso a queste conoscenze ha creato anche in me, credo anche l'amministrazione che era guidata allora come oggi da Massimo da una consapevolezza rispetto al fatto che davvero la casa costituisce un bene primario e ne abbiamo parlato tante volte con Anna. Il problema è che Cagliari è una città ad alta tensione abitativa, non si costruiscono case dall'85, se non ricordo male, il primo complesso che è stato realizzato è stato quello di Santa Teresa a Pirri. Però non si parla mai di politiche strutturali, si continua a considerare questa come un'emergenza, un po', non c'entra niente, scusatemi il paragone, come si fa con la gestione delle migrazioni. E in questo periodo soprattutto c'è un problema ancora più grande, perché così come si trasferiscono le politiche verso ceti sociali e ambienti e lobby di un certo tipo, ugualmente rispetto alle politiche per la casa si stanno facendo degli errori clamorosi, tanto perché i poveri vengono considerati come delle persone da emarginare ulteriormente, e quindi le scelte che sono state fatte da quando il governo Meloni ha preso il potere, direi, perché loro più che amministrare appunto esercitano potere contro alcuni ceti sociali particolarmente fragili, hanno iniziato eliminando il reddito di cittadinanza, abolendo sempre nello stesso provvedimento tutti i fondi che erano, avete sentito i dati che dava il collega Climati, che non so se sei ancora faticato, te ringrazio per essere intervenuto oggi. Hanno tagliato i fondi per il sito casa e le modalità incolpevoli. Tenete conto che molte delle persone che oggi nel nostro paese sono in affitto spendono, appunto, come diceva Marco, quasi il 40% del proprio introito familiare per pagare l'affitto, come lo possono fare, ma moltissime sono sotto la soglia della povertà e quindi si ritrovano a non riuscire a pagare l'affitto. Il 90% degli sfratti che lui citava avvengono per morosità incolpevoli, lo Stato ha azzerato. Una delle nostre proposte è quella di incrementare il fondo per evitare che le persone finiscano trattate, creando un ulteriore problema sociale. E poi anche rispetto a quello che Salvini chiama piano casa, magari qui ci torniamo in un secondo giro,
appunto, ci si tratta di una sanatoria di un contratto con privati per trasformare anche il poco che rimane di edilizia residenziale pubblica in edilizia convenzionata, a favorire quelle famiglie che del ceto medio sicuramente impoverito, che hanno difficoltà a pagarsi un affitto, ma per escludendo le categorie più fragili che non possono assolutamente accedere a un'abitazione in affitto, che avrebbero diritto a una casa popolare. Buonasera a tutti, io ringrazio i compagni e le compagne di AWS perché penso che sia importante e non scontato essere qua oggi ed essere lontani da politiche regionali e amministrative, nel senso che parlare di diritto alla casa e di emergenza abitativa è di fatto una cosa che si fa abbastanza poco, e se non in concomitanza di slogan elettorali. Quindi è un ringraziamento sentito perché penso che sia importante parlare di diritti, parlare di periferia, parlare di quartieri popolari ed essere conseguenti. Fatto anche l'accordo che il sindaco ha citato con l'assessore Piu, che ringrazio per l'onestà, per la realtà e anche per la serietà che ha dimostrato. Penso che sia una cosa non scontata ed è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, perché la politica ha il dovere di essere conseguente rispetto agli impegni che vengono presi in campagna elettorale. Parlo di diritto perché nonostante ci sia la diatriba tra la tutela della proprietà privata, in realtà la Corte Costituzionale ci sono diverse sentenze che di fatto danno la centralità alle politiche abitative, al compito che la Repubblica ha di garantire questo diritto come bisogno prioritario e come bene da tutelare, centrale rispetto ai diritti delle persone. Un diritto, ahimè, che di fatto dai piani Campani in poi in realtà viene negato perché le politiche sul welfare abitativo hanno completamente distolto l'attenzione sulla necessità di alloggi popolari e si sono concentrate sulla speculazione privata, quindi sulla ricerca di alloggi da locale sul mercato libero, in controtendenza rispetto a tutto quello che è previsto a livello europeo, dove lo stock abitativo è pubblico ed è soprattutto di natura sociale. Quindi penso che sia molto importante ripartire da questo e, come diceva anche Francesca, questa tendenza si riscontra sui nostri territori, dove di fatto non si costruisce un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre 20 anni. Gli ultimi che Cagliari ha costruito hanno visto l'intervento della demolizione e ricostruzione ad uso abitativo del complesso di Via Flumentepido. Hanno visto appunto il succedersi di diverse appunto consigliature. Mia mamma era in consiglio comunale per 4 consigliature, quindi vi sto parlando appunto di 20 anni. L'abbiamo realizzato circa un anno e mezzo fa. Da dove vengo io e qual è quella che per me dovrebbe essere l'azione prioritaria che una buona amministrazione deve portare avanti rispetto ad una politica che ha sempre caratterizzato la sinistra per certi valori e per le priorità che ci distinguono appunto tra gli uni e gli altri. È una cosa che alla quale tengo molto e metto la faccia spesso rispetto a questo, e rispetto al fatto di avere condotto la mia campagna elettorale come consigliere eletta in gran parte dei quartieri popolari, anche parlando appunto di categorie che sono invisibili, di diritti che vengono appunto negati, perché io penso che questo, al di là dell'essere progressista, di essere di Alleanza per la Sinistra, è un patrimonio comune che abbiamo il compito di mettere in pratica attraverso azioni conseguenti. Io sono nata e cresciuta con il movimento del diritto alla casa che ha caratterizzato Cagliari negli anni '80.
sono cresciuta in una manifestazione. Mi ricordo che forse avevo 2 anni in cui i miei genitori, attivisti sessantottini, avevano occupato Piazza Matteotti con le tende, proprio per ridare centralità a questo diritto e per sottolineare appunto, a livello politico come fosse un dovere dello Stato dare una risposta a un problema così grave con i tanti immobili vuoti e chiusi che non venivano messi a disposizione dei cittadini. Sono cresciuta in via Lugudoro, dove adesso c'è il grande palazzo, e poi il movimento del diritto alla casa ha occupato gli alloggi che erano nel quartiere appunto di Villanova, una parte poi è andata a Santa Teresa. Sono cresciuta principalmente in quel quartiere. Attualmente vivo a Santa Vendrace, vicino alle grotte occupate di Tubigettu, un fenomeno non molto recente, nel senso che ti parlo di neanche 8 anni fa, quando praticamente Tubigettu ancora non era stato riqualificato e dove all'interno del nostro territorio c'erano persone, vista l'assenza di una politica conseguente, che erano costrette a vivere in grotta. Quindi l'interesse mio rispetto a questo diritto rappresenta un'azione più prioritaria in quello che è la mia delega, che grazie anche al fatto che il Partito Progressista ha portato avanti questa causa, vede riunite le politiche sociali con le politiche abitative, perché abbiamo il dovere di ripartire da quelli che sono considerati gli ultimi, gli invisibili, e abbiamo il dovere appunto di riportare la sinistra a fare la sinistra rispetto a dei valori che condividiamo tutti insieme. Allora, io mi sgrido, perché la domanda era precisa. Fatto il contrario del meme, ma grazie, non ho fatto nessuna domanda. L'ho fatta. No, non è vero. Allora, cerchiamo di, cioè, nel senso, abbiamo più punti. Cerchiamo di partire, appunto, prima chiariamo alle persone presenti qual è il concetto di abitare, al di fuori di quelli che possono essere la visione di diritto, poi appunto ci entriamo meglio, però partiamo dalle basi, per evitare anche che sia un'esposizione individuale, ecco. Grazie mille, vi ringrazio anche a nome dell'associazione Unicaralis per l'intervento, perché non è banale far parlare i giovani e che la tematica giovanile sia al centro della politica. La domanda non è semplice, perché in realtà la nostra fascia d'età, che è quella giovanile, soffre molto d'ansia. Sembra una parola banale, ma l'ansia che vedono i giovani è collegata al diritto allo studio, è collegata al diritto all'abitare, perché mi capita spesso di parlare con le studentesse e con gli studenti e hanno tutte queste ansie comuni, ovvero non sanno dove andranno ad abitare, non sanno come poter comprare una casa, perché tutti pensano che dovremmo abitare con una stanza in affitto. Voglio rispondere dritto alla domanda da dove provengo. Provengo da Guspini, che non è un paese banale, perché storicamente dal dopoguerra praticamente non ha mai visto un'amministrazione di destra, quindi una roccaforte di sinistra della Sardegna, e diciamo all'interno del territorio del bacino minerario di Montevecchio, che quindi si ricollega anche al bacino minerario di Iglesias, e questo non è banale, perché rende Guspini un paese molto caldo, soprattutto perché tiene al tema della piazza, perché dobbiamo tenere presente che per lottare per i nostri diritti dobbiamo necessariamente passare dalla piazza, perché altrimenti molte persone non sentono quello che la gente ha da dire, anzi lo sottovalutano. E perché sottolineo questo? Perché anche la nostra associazione l'anno scorso ha fatto parte di quella manifestazione che poi ha avuto diciamo un eco nazionale, ovvero quello di mettere delle tende in punti centrali delle città. Io ritengo che Cagliari sia una città universitaria, o meglio deve mirare a essere una città universitaria, e quindi è necessario garantire questo diritto e togliere quest'ansia ai giovani. Rispondo alla seconda domanda in maniera molto frettolosa. Io in 4 anni, anzi 5 anni che sono a Cagliari, ho avuto modo di essere itinerante, perché il primo anno ho abitato alla casa dello studente di Via Trentino, che oggi è chiusa. Il secondo anno nella casa di Via Biasi, che oggi è chiusa.
il terzo anno a San Michele, il quarto anno a San Benedetto e il quinto anno, diciamo, vicino via Sonnino. Quindi ho avuto modo di conoscere un po' Cagliari anche essendo di Guspini. Anzi, ne approfitto anche per ringraziare l'assessora Francesca che diciamo, ha trasferito a me e penso anche a molte altre persone la capacità di riconoscere qual è la voglia di tutti noi di lottare per i diritti di tutte e tutti. Quindi passo il microfono al Sunia della CGIL, che noi ringraziamo perché ci lavoriamo praticamente quasi quotidianamente. Ringrazio anch'io per l'invito, ovviamente per un tema molto importante, soprattutto per quanto ci riguarda la SUNIA, Sindacato degli Inquilini Nazionale, primo in Italia ad aver tutelato gli inquilini in una lotta impari, diciamo, come diceva il deputato, il 90%, 95% degli italiani è proprietario di casa, gli altri no. La lotta è impari, mi sembra. Mi sembra che il legislatore tuteli prima i proprietari, poi, se si ricorda, ci sono anche gli inquilini. Quindi ecco che sono avute sempre leggi che tutelavano, ed è una lotta difficilissima. Nonostante questo, i sindacati degli inquilini hanno combattuto, hanno ottenuto leggi importanti, come quelle attuali, ma poi tutta la panoramica che ha fatto il deputato, poi ci ritorniamo, intercaliamo, perché poi parliamo di noi, la nostra realtà che presenta peculiarità completamente diverse da Milano, da altre città. Parliamo della nostra realtà. La mia esperienza personale, io arrivo dalla provincia, di Presidente, ma le prime esperienze lavorative sono state da studente universitario, Cagliari, Ispirionis. Abitavo in un monolocale, in due, in una specie di tugurio, 500.000 lire al mese, all'epoca c'erano le lire, quindi un'enormità all'epoca. La prima esperienza, arrivato l'inverno, ci svegliamo la mattina che c'era la nebbia dentro casa. Cosa sta succedendo? Le pareti erano così sottili che l'umidità eccetera entrava dentro casa. Era 1978. Anche studente universitario in giurisprudenza frugavo un po' le leggi, c'era la riforma sull'ecocanone. Frughiamo, eccetera. Nella nostra inesperienza scopriamo che il canone ecocanone veniva a 50.000 lire, contro le 500.000 lire. Chiamavamo il proprietario di casa e dicevano, ma quello per poco svenivo, ovviamente. È iniziato l'interesse e la tutela dell'abitare degli studenti universitari che allora erano presenti, occupavano, erano detenuti alla casa dello studente, c'era un movimento enorme, molto interessante, che adesso non c'è più. Poi la mia esperienza abitativa, dopo gli studi, nell'83, ho cominciato a tutelare il sindacato per oltre 40 anni, sono ancora qui, e poi la mia esperienza abitativa personale sono in provincia, sono in periferia di Cagliari, in Scorrias, che poi abitavo in mezzo alle Vigni, adesso sono e basta, e nient'altro. Grazie. Allora, abbiamo tra l'altro una divisione tra parti che arrivano più o meno dalla provincia, anche io mi inserisco qua, invece qua un po' più cittadino come ambito. Io ho un legame viscerale con l'Ogliastra e con anche il termine abitare, nel senso che per me l'abitare è politico. Il personale è politico, quindi è tutta una missione. Noi abbiamo dei dati, poi magari ne parliamo meglio, non ci sono moltissimi dati molto aggiornati, però prima di rilasciare la parola vorrei un po' riportarne qualcuno che proprio riguarda la Sardegna, più che altro sul tema delle case non abitate. Tra l'altro vi invito a darvi un'occhiata, su OpenPolice c'è una bellissima piattaforma interattiva dove si possono analizzare tutti i dati che risalgono, sono dati Istat del 2019, per quanto riguarda appunto le case che non sono occupate. È visibile appunto anche non sono abitate, è visibile anche la mappa appunto sarda. Che cos'è? Prego, sì. Qual è? OpenPolice. OpenPolice.it forse, però sì. Allora, che cosa ci dice? Per quanto riguarda la Sardegna, ci dice che la Sardegna ha il 32,7% delle case non abitate. Sono dati, appunto, lo ripeto, Istat del 2019, quindi sicuramente andranno aggiornati. Per quanto riguarda i territori, in realtà Cagliari è quello messo meglio, perché ha solo, tra virgolette, il 14,3% delle case che non sono abitate. Quello che è messo peggio è Sassari, con il 40,8%. Se poi noi andiamo a dare un'occhiata
nella mappa, aprendo le città e andando a vedere insomma cosa c'è, cosa non c'è. I paesi, le città che hanno la più alta percentuale di case non abitate sono quelli a maggiore vocazione turistica. Noi abbiamo stintino che all'82,6% di case non abitate, l'82,6%. Villa Simius 71,4%, San Teodoro 75,5%, Calasetta 63,91%, Palau 73,9%. Posso continuare per molto tempo. Alcuni dati si avvicinano, alcuni numeri si avvicinano nel centro Sardegna per una questione che però immagino sia relativa allo spopolamento, cioè ad esempio Sassai che ha dei numeri molto alti di case non abitate, poi appunto ne parliamo meglio. Però insomma la situazione è abbastanza è importante. Allora, partiamo da uno sguardo dall'alto, un pochino ce l'ha già anticipato Francesca Ghira. Tra l'altro, forse Grimandi aveva accennato a Barcellona, no? Sì, Barcellona. Grimandi, sì. È un qualcosa che io ho segnato, perché mi piacerebbe anche parlare sia di quello che lo Stato può fare rispetto al diritto alla casa, perché quando io ero in Erasmus a Barcellona, 2016 appunto, Barcellona c'era Ada Colau, che tra l'altro arriva dai movimenti di lotta per la casa, anche lei, propone questo piano per il diritto alla casa, che ha permesso di racquisire 700 edifici dal mercato privato su Barcellona, in più sono stati istituiti anche dei concorsi per l'utilizzo del suolo pubblico con un tot di anni. Sono stati istituiti anche degli incentivi per lo sviluppo del modello di housing cooperativo. Questa è una cosa che da un lato ha portato a nel senso, una rimessa in circolo di case che erano sfitte o che erano destinate ad affitti brevi. In realtà un po' cosa l'abbiamo visto anche quest'estate con tutte le proteste, col fenomeno dell'overtourism e della turistificazione, dove insomma Barcellona è stato un po' l'emblema a questo periodo. Quindi adesso voglio ridare la parola a Francesca Ghirra. Che cosa può fare lo Stato? Anche, ad esempio, un altro spunto. L'altro giorno ero nella sede di Sardegna Palestina, tra l'altro, perché l'associazione Laboratorio 28 ha proiettato un documentario che si chiama Teorema Venezia. Molto interessante, molto atroce, perché ti racconta una città che di fatto non esiste. Cioè esiste strettamente in funzione del turismo, c'è tra le voci questo un lavoratore privato che si occupa di fare traslochi e lui dice: io da un paio d'anni a questa parte sto solo portando famiglie nella terraferma, nel senso che appunto famiglie che abbandonano Venezia e se ne vanno a Mestre, Jesolo, questi là. E tra l'altro durante la fase di registrazione del documentario lui riceve la chiamata dal suo proprietario di casa dove abita da 20 anni che gli dice: amico caro, 6 mesi e poi te ne devi andare. Terribile. Quindi appunto do la parola, che cosa si può fare e qual è anche la situazione? Grazie, ma in realtà si potrebbero fare moltissime cose e in realtà si sta andando nella direzione opposta a quella in cui si dovrebbe andare, nel senso che sia per il fenomeno dell'overtourism c'è una tendenza a privilegiare, ad avvantaggiare chi gestisce servizi para-alberghieri, li chiamerei, perché non sono più bed and breakfast, perché se voi vi fate una ricerca in città come Venezia, come Firenze, non stiamo parlando di piccoli proprietari di immobili che incrementano il proprio reddito affittando delle stanze per un periodo dell'anno, stiamo parlando di società immobiliari che attraverso questa nome spesso posseggono centinaia di immobili che fanno concorrenza alle strutture alberghiere vere e proprie, ma soprattutto che rendono inaccessibili le città ai residenti, che vengono completamente espulsi agli studenti, facendo schizzare i costi degli affitti degli immobili, ma anche rendendoli di fatto irreperibili, perché quello che noi viviamo a Cagliari ci può far percepire in piccola parte quello che accade nelle grandi città turistiche italiane. Sappiamo bene che nel momento in cui una persona ha un appartamento in cui non risiede, ormai non è conveniente affittarlo a una famiglia o a degli studenti, ma piuttosto metterlo su Airbnb, su qualche piattaforma o anche senza dichiararlo, affittarlo a costi anche piuttosto elevati a chi viene a visitare la nostra città. Questo fenomeno si potrebbe arginare con delle leggi ad hoc e invece anche in questo caso il governo Meloni ha predisposto una norma che comunque mette un tetto alle 5 abitazioni senza poi però mettere neanche gli enti locali nella condizione di verificare, quindi comunque
è un fenomeno che è sfuggito di mano e su cui non mi pare che, salvo rare eccezioni, ci sia una reale intenzione di intervenire. Ugualmente sugli immobili inutilizzati che appartengono a demanio civile o militare, non c'è nessun tipo di investimento da parte del pubblico per riconvertire, rifunzionalizzare questi immobili a fini sociali e soprattutto a fini abitativi. Noi abbiamo fatto anche nelle scorse considerature delle proposte, l'abbiamo ripresentata anche nella proposta di legge di cui parlava Grimandi, l'idea dell'autocostruzione e dell'autoristrutturazione. Allora, il dirigente non si sente di avere la responsabilità di mettere a bando un immobile perché non è a norma, servono risorse ingenti per rimetterla a posto. Esistono esempi in tutto il mondo in cui chi si prende l'immobile si preoccupa anche di metterlo in regola. Questo è un concetto che purtroppo non passa, che invece io ritengo che sarebbe un metodo per garantire un'abitazione senza che il pubblico debba caricarsi gli oneri per renderla abitabile, utilizzabile, e senza favorire la vendita immobiliare come questo succede, perché gli accordi anche che sono previsti nel piano casa del governo, come dicevo, sono orientati a favorire il privato, nel senso che se tu rinunci agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, li trasformi in canoni concordati, non ci guadagna nessuno se non il proprietario dell'immobile alla fine, perché chi ha diritto alla casa popolare non può accedere. Chi accede a canone concordato comunque spesso non ha un reddito tale che gli consenta di pagare quell'affitto e quindi alla fine deve essere a vantaggio del proprietario. Ugualmente per quello che hanno fatto con i fondi del PNRR sugli studentati, è la stessa dinamica, precisa identica. Piuttosto che investire i soldi del PNRR per fare casa dello studente pubbliche, hanno fatto degli accordi con i privati che poi peraltro hanno una durata di 3 anni, quindi dopo questi 3 anni non si sa cosa succederà, per cui lo Stato investe quei fondi su immobili privati e non pubblici per fare casa dello studente, che poi appunto avranno il vantaggio semplicemente di aver rimesso a posto gli immobili privati, affittandoli comunque agli studenti a canoni non competitivi, perché i prezzi sono altissimi, comunque non avendo continuità nel tempo. Quindi stiamo buttando soldi pubblici per garantire i privati la vendita. Questo è quello che non si deve fare, perché come dicevo bisognerebbe investire in politiche pubbliche per garantire a tutti la casa e fare delle politiche integrate, quello che diciamo sempre, cioè io ti supporto affinché tu ne hai necessità, ma metto anche in atto delle altre politiche che insieme alla casa ti consentano di emanciparti e avere poi un'autonomia che ti riscatti da questa condizione di bisogno e poi si genera un circuito virtuoso. Però purtroppo siamo molto lontani da questo a livello nazionale. Io spero che almeno a livello comunale e regionale riusciremo a portare avanti dei progetti virtuosi che inizino a disinnescare i meccanismi che stiamo vivendo da decenni. Allora, un attimo, faccio intervenire Marco Sciretti, che è l'assessore alle politiche giovanili e legalità di Volpiano, Torino. Buonasera, scusate ma per motivi di aereo devo rubarvi la parola, quindi mi scuso ancora. Allora, intanto volevo ringraziare le compagne e compagni che hanno organizzato questo bellissimo momento, ed è un momento di confronto, un momento dove noi andiamo a raccogliere tutte quelle che sono delle testimonianze locali, che sono delle testimonianze nazionali. Guardate, Marco Grimandi non so se è ancora in collegamento, con lui ci conosciamo da tanti anni, abbiamo vissuto le periferie, le abbiamo viste, ci siamo andati, ci abbiamo messo la faccia,
posti dove non si poteva neanche entrare. E oggi si ricordano per cosa? Per gli investimenti, per le promesse? No, perché eravamo lì dove c'era il disagio. Ecco, vorrei essere propositivo e non parlare solo di critica. E cara Presidente Meloni, un appello: smettiamo di combattere i poveri e combattiamo la povertà. Perché forse non possiamo parlare di aiutiamoli a casa loro in Albania. Non possiamo parlare di prima gli italiani, ma solo quelli che hanno la partita IVA e solo quelli che magari a volte finanziano durante le elezioni. Vedete, io voglio ringraziare due persone questa sera e ci tengo, perché sono le persone che mi hanno invitato qui, e sono Andrea Melis e Cristian Locci. Vedete, con loro ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti durante il terremoto del centro Italia, in una situazione disastrosa, dove il diritto alla casa, loro lo chiedevano, ma case non ce n'erano più, e non ce ne sono ancora. E forse anche questo ogni tanto dobbiamo ricordarci. Noi eravamo lì come volontari, non lo diciamo, non facciamo pubblicità, adesso è passato tanto tempo e a volte ce li dimentichiamo. Cercherò di essere sintetico, perché gli interventi, di cui peraltro mi complimento perché sono stati veramente tutti molto interessanti e sono importanti spunti di riflessione. Vorrei dare solo due dati, anzi vi dirò due numeri, un 3 e un 30. Il 3 è un 3%. 3% è la percentuale delle case popolari sul totale di tutte le abitazioni che abbiamo in Italia. Guardiamo l'Europa. La nostra Presidente Meloni dice che noi dobbiamo guardare l'Europa perché l'Italia può dare di più. Beh, peccato che poi andiamo a vedere la Francia intorno al 20%, i Paesi Bassi sono sul 30% e via discorrendo. 3%. Vogliamo combattere la povertà e non i poveri? Bene. Vogliamo dire prima gli italiani? Bene. E adesso passo al 30%. Il 30%, quindi una casa circa ogni 3 sul territorio nazionale, è abbandonata. È abbandonata. È abbandonata. Non ci vive nessuno. Allora, vogliamo fare un investimento sul recupero del patrimonio edilizio italiano, di case che stanno lì e rischiano il crollo. Vi do ancora un ultimo dato. Se un proprietario immobiliare ha una casa che, come dire, rovina un po' il decoro pubblico, la sanzione è di circa 50 euro, una tantum, massimo una volta all'anno. Quindi immaginate chi ha centinaia di immobili, paga 50 euro e la casa rimane. Poi però andiamo a vedere il diritto alla casa, che l'Italia ha ratificato nei trattati internazionali, non è inserito in Costituzione, ma ha ratificato nei trattati internazionali e ovviamente è finito nel dimenticatoio come tante altre cose. E mi collego anche al diritto allo studio, perché io voglio capire, non sono mai stato in matematica, però se parliamo di salario minimo, se parliamo di difficoltà economiche, ma come fa uno studente che dalla Sicilia deve andare a Milano a pagare 800 euro per una stanza? Ma come fa a vivere una famiglia che magari ha 2 figli? E se non è l'università, poi il posto di lavoro. Cosa? Uno stage retribuito a 600 euro mensili e se va bene dopo i 6 mesi deve ricominciare. Come fa? Come si fa? Allora, io qua vi lancio la proposta. 3% sono le case popolari, 30% sul territorio nazionale sono le case disabitate. Non creiamo dei ghetti. È stato già detto prima in diversi interventi e ho apprezzato veramente tanto perché è quello il segreto. Guardate, il mio comune non è un comune grandissimo, siamo sui 17.000 abitanti.
a seguito dei tagli del governo sulle morosità incolpevoli, quindi persone che per motivi che non dipendono da loro, perdita del lavoro piuttosto che altro, non riescono più a pagare l'affitto. E lì l'amministrazione, visto che questa sera abbiamo visto anche il sindaco, abbiamo visto anche gli assessori, l'amministrazione deve fare una scelta, decidere che cosa tagliare, perché se vogliamo fare un impianto sociale purtroppo dobbiamo lasciare indietro gli asfalti, altri servizi, la cultura. Allora, io dico, visto che gli enti locali sono sempre così maltrattati, caro governo, facciamo una cosa, non ascoltiamolo. Tagliamo le spese militari invece che portarci al 2% del PIL, perché vi ricordo che l'Italia non è in guerra. L'Italia non è in guerra. Perché il nostro Stato, la nostra Costituzione ripudia la guerra. Allora tagliamole le spese. Allora aiutiamoli sì, gli italiani, ma chiunque abbia necessità, chiunque abbia bisogno, aiutiamoli a casa nostra, quando la casa c'è. Vi ringrazio ancora, scusate, mi fermo un po', però davvero è stata una serata bellissima e io vi ringrazio. Grazie mille ancora. Poi diciamo che qua la questione militare la sentiamo bella esatto, sì. Sì, tra l'altro appunto per ricollegarci anche Libra accennava alle proprietà appunto cioè che appartengono ai militari, che sono tantissime, e se pensiamo che ad esempio alla zona intorno vicino alla Sella c'è una quantità infinita di stabili che sono assolutamente abbandonati. Aggiungo però, anche se non ho dei dati nel senso attuali, perché questa è un'inchiesta dell'Unione Sarda del 2014, ad avere moltissime proprietà è anche la Chiesa, che nel senso alcune sono appunto visibili nei registri del catasto, altre no, però ci sono tutta una serie di realtà che cioè, occupano degli stabili, occupano delle parti di città, rendendole inaccessibili, privandole di fatto e nel senso alimentando anche tutta questa situazione in cui di fatto il diritto alla casa sì, è assolutamente negato. Allora vorrei adesso parlare con l'assessora Anna Cuglio. Vorrei citare Sardegna chiama Sardegna, perché di recente hanno mandato un comunicato loro in merito al costo degli immobili residenziali in affitto. A Cagliari, nella città metropolitana di Cagliari, sono aumentati del più 12,3%. Loro però dicono una cosa in questo comunicato, cioè loro dicono il diritto all'abitare per chi decide di vivere, studiare e lavorare in Sardegna viene prima del profitto dei grandi proprietari, che è un pochino quello che abbiamo già detto. Sì, allora appunto qual è la situazione nel comune di Cagliari per quanto riguarda il diritto alla casa, anche per quanto riguarda le questioni relative alle case popolari? Diceva appunto anche l'assessore, facciamo anche un ragionamento rispetto al fatto che non solo mancano case popolari, ma anche dove possiamo realizzare le prossime case popolari, qual è la funzione delle case popolari? Allora, la situazione nel territorio di Cagliari è drammatica, nel senso che Cagliari, come diceva l'onorevole Birra, è un comune ad alta tensione abitativa ed è un dato che emerge dalle fonti del Ministero dell'Interno, quindi rispetto ai provvedimenti di sfratto, rispetto ai numeri sull'emergenza abitativa, che lo trova punto fondamentale sul diritto alla casa, nel senso che molto spesso noi parliamo della necessità di nuovi alloggi popolari e quindi anche del possibile riutilizzo del patrimonio pubblico dismesso, dimenticandoci la necessità anche di programmare degli interventi sul territorio che sono una risposta immediata a chi su cui è ora il problema. Quindi cercherei appunto di articolarlo in maniera più dettagliata. Diversa cosa è ancora la mancanza di politiche abitative finalizzate a dare una risposta alla fascia grigia, quindi alle giovani coppie di città, nonché l'impossibilità negli ultimi periodi di poter accedere al mercato degli alloggi in locazione, che non riguarda coloro che generalmente accedono all'edilizia residenziale pubblica, ma che riguarda gran parte della popolazione.
senso che una delle criticità che abbiamo sono anche di persone che hanno appunto delle referenze, ma che di fatto non si accettano più famiglie con minori, la prima domanda, oppure ci sono appunto un incremento dei canoni dove è impossibile riuscire ad affittare con un prezzo medio di 800 euro. Tempo fa riuscivamo ad affittare attici in Viale. La situazione appunto è drammatica, è una situazione drammatica legata ovviamente alla mancanza di una politica nazionale, come dicevo prima, nell'ultimo intervento con la Campani, e appunto ovviamente a una tendenza che la Meloni ha chiarito bene, sia appunto con l'abolizione del reddito di cittadinanza che con la non copertura dei fondi sul lavoro 131, sulla morosità e colpevole, ma ha chiarito ancora meglio il ministro Salvini, che ovviamente non condivido veramente niente, tutto ciò che può essere un po' più anticritico rispetto al Medesito Rosso, in ampio, non soltanto sulla delega delle infrastrutture, ma in generale sulle sue uscite pubbliche. Di fatto appunto si assiste a una delega di politiche pubbliche, delega che viene ovviamente affidata ai privati, dove si parla di riconversione del patrimonio pubblico dei privati e non del patrimonio pubblico stesso. Questo è importante per capire appunto i dati che vi dico. Allora, Cagliari si è aggiornata la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo 12 anni, nonostante la legge 13 dell'89 della Regione Sardegna invita i comuni a procedere ogni 2 anni all'aggiornamento della graduatoria. Le persone presenti in graduatoria sono 813 famiglie, e delle 813 famiglie praticamente l'amministrazione comunale ha dato come risposta i 36 alloggi programmati nel ventennio successivo, realizzati un anno e mezzo fa, di via Fumentepido. L'amministrazione è in grado di avere cognizione del proprio patrimonio, non in generale privato, alloggi appunto dismessi, ma del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica? No. Quando io avevo già sentore, ma ho avuto modo di vedere gli atti, l'amministrazione comunale e anche ARIA, che ovviamente possiede anche più degli alloggi che l'amministrazione comunale ha, praticamente non ha un monitoraggio costante degli alloggi che sono vuoti. Ci sono alloggi che sono murati da oltre 10 anni e molti di questi non sono legati a quanto diceva prima il collega Birra, legati all'esigenza di manutenzioni straordinarie che ovviamente sono richieste per permettere all'inquilino in graduatoria, al potenziale avente diritto appunto di entrare. Sono legate ad una miopia politica che caratterizza questo settore, nel senso che nessuno è in grado di dirci come mai gli alloggi che segnalano gli inquilini che sono appunto sulla strada sono murati da anni e che cosa succede lì. Gli interventi che ci sono interventi spot che mirano a puntare il dito verso gli occupanti abusivi, ok? Senza tenere conto appunto dell'occupazione abusiva appunto degli immobili in molti casi è legata alla totale assenza di politiche pubbliche rispetto ad un diritto che lo Stato deve garantire, rispetto a persone che in assenza dello Stato sono legate per questioni di necessità a farsi giustizia da soli. E questo appunto ha caratterizzato quel movimento di cui vi parlavo prima degli anni 80, che è molto lontano rispetto a dire andiamo ad occupare la casa di un altro e quindi innescava appunto una buona tra compiti, ma è un movimento che parla di diritti che lo Stato deve garantire, di diritti rispetto appunto a delle strutture che sono chiuse e che devono avere una risposta a livello di rispetto. Quindi che cosa stiamo facendo rispetto a questo? Oltre all'accordo, ovviamente al buon accordo con l'assessore PU, ho proposto subito al sindaco di inserire nel documento unico di programmazione la base, cioè partire da un monitoraggio di che cosa abbiamo a disposizione, mettendo insieme la polizia locale, mettendo insieme i lavori pubblici e le politiche sociali e l'aria, un file IREX, ragazzi, è unico dove capiamo quali sono gli alloggi di risultati liberi, dove
intervenire, mandare la polizia locale a constatare chi dentro c'è con gli alloggi, in maniera da dare la possibilità, in attesa delle politiche nazionali e regionali, perché cito anche la regione, che sono del tutto assenti, di rispondere ad un diritto prioritario della popolazione. Questo appunto per le persone che appartengono alla classe di edilizia appunto residenziale pubblica. E dico questo anche in termini di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, perché con l'abbattimento della 431, quindi con appunto il fatto di venire meno le risorse anche che la regione stanzia in favore appunto dei comuni sono sempre più ridotte. E noi con i fondi che abbiamo dobbiamo inevitabilmente mettere in campo anche interventi a carico del bilancio comunale per evitare che le persone rimangano appunto sulla strada. Questo è un passaggio determinante, sono innumerevoli, vi dico appunto le richieste ai servizi sociali da parte di famiglie in tempo lontane dall'assistenza appunto per contributi finalizzati ovviamente al pagamento del canone di locazione. La situazione di Cagliari sull'edilizia residenziale pubblica è vergognosa. Ed è vergognosa anche in linea con le politiche della Meloni, la gestione che Truscio ha portato avanti in città, con la compiacenza della regione, dove sull'emergenza abitativa sono state accorpate alloggi che sono privi degli standard abitativi. Quindi per legge una metratura inferiore ai 45 metri quadri, dove inizialmente sono state inserite persone che dovevano permanere all'interno di quegli alloggi non più di 2 anni. Le persone praticamente sono presenti in quelle case, mi riferisco appunto agli alloggi di via Sirionis e di via Piero della Francesca, sono presenti 14 anni, perché manca una politica ovviamente che garantisca questo diritto. Pensato l'amministrazione appunto Truzzu di adeguarsi ad un parere appunto regionale, permettendo che ci fosse una sorta di consolidamento, quindi di unione tra gli interventi di emergenza abitativa con gli interventi regolari, quindi di alloggi superiori ai 45 metri quadri, di persone appunto con nuclei familiari composti da più di 6 persone che sono costrette a vivere in condizioni disumane, in via Sirionis e via Piero della Francesca. Questo, è la politica che è stata portata avanti su Cagliari. Non ha appunto il versante rispetto anche all'edilizia appunto convenzionale. Sull'edilizia appunto convenzionale noi abbiamo una normativa che è assolutamente disomogenea in termini di criteri appunto di accesso, in termini ovviamente anche di importo legato appunto all'affitto. Dove appunto l'amministrazione rispetto a 200 alloggi presenti in città, ognuno appunto alcuni sono chiamati appunto di edilizia convenzionale, appunto sul programma 20.000 alloggi in affitto, ci sono quelli di via Primavera che non hanno appunto una definizione, dove l'amministrazione ha 5 milioni da riscuotere rispetto a delle persone alle quali è stato imposto un canone con reddito zero. L'amministrazione regionale diceva dovete eseguire appunto gli sfratti. La proposta politica che abbiamo fatto come progressisti è che forse le rivisitazioni appunto della legge 13, per fortuna non è approdata appunto il tentativo appunto di riforma, devono partire ovviamente da un'interlocuzione appunto costante con appunto i sindacati, con coloro che abbiano una minima cognizione di che cosa vuol dire vivere in periferia, di che cosa vuol dire vivere nelle grotte, di che cosa vuol dire avere dei bambini che hanno delle condizioni di vita che sono nettamente inferiori rispetto a un bambino che abita a San Benedetto. Quindi la proposta che abbiamo fatto è proprio quella di introdurre una modifica alla legge 13, permettendo anche di una mobilità rispetto alle condizioni di permanenza all'interno appunto dell'alloggio, dando la possibilità di fare uno switch tra le persone che praticamente sono state inserite in edilizia convenzionale che devono pagare un canone di 500 euro, con coloro che magari appunto sono all'interno dell'edilizia residenziale pubblica che per fortuna hanno visto incrementare o modificare in termini positivi la propria situazione reddituale, appunto al quale nessuno appunto chiede conto. Quindi non si tratta di buona volontà di essere appunto conseguenti, partendo dal presupposto che vi ho detto prima io, che è la prima fase,
e c'è una fotografia costante di che cosa succede pretendendo diritti a chi questi diritti hanno di pretendere. E dico di pretendere perché i diritti sono diritti, non sono appunto privilegi. E questo è che sia chiaro per la Meloni, per chi ci governa adesso, per tutti noi, perché rispetto a questo punto fondamentale, Cagliari non scenderà sicuramente a compromessi come assessore alle politiche abitative. Una precisazione. Una precisazione. Cagliari non è una città ad alta tensione abitativa. Il decreto ministeriale del 2002 non è città ad alta tensione abitativa. Beneficio della cedola secca 10% solo perché è capoluogo di provincia. Chi è ad alta tensione abitativa è Quartu e Monserrato. E questa è una vergogna. Una vergogna perché dal 2002 ne sono passate di cose, cambiate di cose. Oggi a chiedere la casa popolare, a chiedere case private, non sono più famiglie, sono singoli, coppie. Poi vengono le famiglie, è cambiato tutto, è cambiato tutto. A chi dobbiamo dare la casa popolare? Una casa popolare grande a chi, se non ci sono? Sono singoli che chiedono e bussano alla porta. È cambiato tutto. Gli strati per morosità sono sempre stati stabili. Io sono legale e vedo che stanno aumentando gli strati per finita locazione. È diverso. Cosa significa? Che persone e famiglie che pagano regolarmente l'affitto fuori, non ti voglio più perché voglio il locale ad uso turistico. Questo sta avvenendo. Gli strati per l'onestà stanno prezzi superati da quelli per finita locazione. Sta cambiando la domanda e il panorama abitativo, sta cambiando. Questa vocazione turistica di Cagliari sta rivoluzionando tutto. E questo che sta avvenendo. Chi chiede, perché prima a chiedere le case, prima acquistavano le case i giovani con i mutui non ci sono più. Tutti questi giovani sono andati adesso a chiedere case in abitazione e non ci sono. Questa è una precisazione solo per l'alta tensione abitativa, quindi è una lotta da portare avanti. Cagliari deve diventare una città ad alta tensione abitativa, perché questo significa, secondo il decreto ministeriale, che tutta la città metropolitana potrà beneficiare della cedola secca al 10%, quindi favorire le locazioni da canoni comportati. Questa è l'iniziativa che porteremo per i sindacati a breve. Tra l'altro volevo proprio lasciare la parola, giusto una cosa, se posso mediare un attimino rispetto all'intervento dell'assessora Buddu. Nella scorsa giunta si è parlato moltissimo del concetto di decoro. Io questa cosa la voglio ricordare, innanzitutto un concetto fascista, ricordiamo, però si è fatto coincidere l'idea di decoro con la repressione verso categorie sociali alle quali non si è voluto garantire un diritto. È una cosa che io vorrei veramente ricordare, perché poi non è che non si è potuto, perché se lo Stato ha milioni e milioni per segregare delle persone in campi di detenzione con il petto verde e non ce li ha con le diritti abitativi, abbiamo un problema. Quindi questa cosa rispetto al decoro la volevo ricordare. Volevo dare la parola poi agganciandomi però a quello che ha detto prima e che stava riprendendo anche, qui passiamo alla parte sindacale e anche sindacale universitaria. Cioè quello del diritto alla casa è un problema trasversale ormai, è un problema trasversale ed è tra l'altro un problema che vorrei anche aggiungere plasma le città e anche l'Interland. Esempio concreto, io ho vissuto male, molto male a Pirri, in una zona di quella dove ci sono le nuove case insomma, che sono un attimino più accessibili, e ho vissuto male perché un dormitorio, perché nel senso, non c'era nessuno, non ho avuto la possibilità di stringere un rapporto, non ho avuto niente, era un luogo assolutamente abbandonato, quindi vorrei cercare di ricercare il tutto lì. Però, per dare la parola, Presidente della Commissione, la Commissione RGA, di nuovo, qual è la situazione a Cagliari? E poi magari anche una risposta rispetto a quello che dicevano dal Sunia. Scusate, ma... Ok, vai. Allora, prima di tutto confermo che la povertà non è una colpa, quindi sono perfettamente in linea con quanto diceva Lisa e quanto dicevano chi mi ha preceduto sul fatto che dobbiamo accompagnare le persone nel loro percorso di vita, creando le opportunità, sostenendo i progetti di vita. E questa è anche una logica totalmente nuova che deve affrontare il welfare, quindi il sociale. Cosa significa? Siamo tutti in difficoltà, poi è vero, bisogna avere come dire, la priorità e
diciamo, l'urgenza di chi veramente si trova magari letteralmente nei bordi delle nostre strade o dorme sotto un ponte. Quindi su questo anche la Commissione Politiche e Sociali ha voluto iniziare proprio la sua fase proprio di lavoro sulle mozioni che poi impegnano la Giunta, perché ovviamente stiamo lavorando nella stessa linea, è molto chiaro questo sia a me che all'assessora, e tutto il Consiglio Comunale vogliamo portarlo lì, perché alla fine parlare anche di inclusione, parlare anche di mix sociale, di città bella per tutti, accessibile a tutti, che attiri, cioè che da luogo di emigrazione anche la città diventi, o l'Interland diventi il luogo proprio di attrazione, perché sia viva, perché sia vivace, perché sia piacevole abitare tutti insieme. Cioè tutto questo noi lo vogliamo comunque portare avanti, sia come maggioranza, ma qualcuno ci viene anche dietro a livello comunale, parlo dei colleghi della minoranza. Quindi partire da chi dobbiamo proteggere, da chi dobbiamo sostenere, perché appunto si trova in uno stato sicuramente di vulnerabilità, di chi è solo, di chi non riesce neanche ad accedere al mercato delle abitazioni, anche solo per deprivazione che non è semplicemente solo economica più, può esserci un disagio magari anche più profondo, più qualcuno parlava dell'ansia, qualcuno parlava, cioè sono cose ormai diciamo materiali, cioè ci sono delle difficoltà materiali di vari tipi e di questo dobbiamo prendere atto e quindi però smuovere anche un po' questo sistema, cioè arrivare a smuovere anche con più iniziative anche differenti, sicuramente a partire come dire, da degli strumenti operativi come possono essere quelli dei monitoraggi e dei numeri che dobbiamo avere ben presenti, quindi quante case in affitto chiuse, perché sono chiuse? Perché alcuni magari anche dei proprietari potrebbero avere difficoltà a mettersi in gioco, perché magari sono anziani, soli, hanno difficoltà tecnologiche, non riescono neanche a mandare una PEC o organizzarsi, cioè la solitudine e lì le difficoltà, appunto parlavo prima di relazioni tra noi per costruire davvero quartieri e comunità vive e in cui tutti possono star bene. Queste in realtà sono molto materiali alla fine, cioè si tratta di trovare strumenti per punti diciamo servizi di prossimità. Quindi l'abitare è legato al progetto di vita delle persone, alla possibilità di avere un vicinato che si fa comunque in qualche modo appunto rete. Ovviamente ci vuole una regia comunale e su questo siamo assolutamente in accordo e vogliamo creare queste condizioni con anche piccoli segnali, perché una forse delle cose che scoraggia di più è vedere quanto tempo ci vuole per realizzare le cose, no? Anche i migliori progetti, stiamo con Matteo Lecisco Cortu facendo degli incontri nei quartieri proprio sul piano urbanistico. Come sarà la città del futuro? Dove si abiterà? Come si abiterà? Ecco, tutto questo ha a che fare molto col quotidiano, però. Quindi non possiamo parlare anche solo di strumenti di progettazione e poi che richiedono bandi, che richiedono progetti esecutivi che ci vogliono 8 anni. Cioè 8 anni è troppo lungo rispetto al bisogno delle persone che hanno di abitare, magari di essere per un periodo sostenuti nell'affitto, perché tutti possono avere difficoltà economiche anche acute o d'emergenza, ma magari quella persona ha bisogno anche di altri servizi per poter appunto risolvere anche le situazioni e andare avanti. Quindi questo accompagnare i progetti di vita vale per tutti, vale per le persone con disabilità, vale per il fatto di creare premialità per chi fa il co-housing. Il co-housing vuol dire anche aiutare le generazioni a incontrarsi, chi ha bisogno, lo studente con la persona anziana. L'idea è senz'altro utilizzare la casa in modo anche efficace, cioè le case grandi non servono più a nessuno, costano anche ai proprietari e quindi anche un modo davvero di mettere in campo i patrimoni, perché io penso che ci sia anche molta gente che vuole fare qualcosa, come dire, per gli altri, ha un senso civile e lo dobbiamo risvegliare. Non è che possiamo vivere di conflitto, giusto, quando ci vuole il conflitto bisogna, come dire, esercitarlo e avere tutta l'energia per fare le battaglie civili e per la dignità delle persone. Però anche veramente suscitare una reazione più collettiva,
Il patrimonio è un bene materiale e immateriale ed è fatto di casa e di tanti altri, come dire, cose che si possiedono, che bisogna mettere in gioco perché tutti possiamo vivere meglio. Quindi anche su dove vivere in città, la domanda anche che facevi prima, su come vivere, ripeto, le persone hanno bisogno dei servizi intorno, quindi la casa prima di tutto e poi servizi intorno, che vuol dire anche servizi di prossimità e servizi concreti, perché appunto può esserci la bisogno anche, come dire, dei beni primari, alle volte può essere il procurarsi il cibo, sì, esiste internet, esistono le spese, ma bisogna anche arrivare ai domicili delle persone e valorizzare proprio la comunità nel senso di aiuto a quella persona nel proprio domicilio. E questo ovviamente vale importantissimo per il diritto alla vita indipendente delle persone, per esempio con disabilità, che chiaramente sono un po' gli apripista, no, di questo metodo. E al tempo stesso il dove. Il dove non può che essere insieme, cioè non ci possono essere più quartieri ghetto, non ci possono essere più, come dire, appunto zone di decoro della città cosiddetta, che appunto non piacerà a nessuno questo termine, e zone in cui non si vive bene anche lo spazio pubblico, no? A partire anche dagli spazi pubblici. Quindi tutto questo è una dinamica che ci impegna concretamente nel realizzare sia qualcosa di immediato che possa anche dar fiducia, perché qualcosa si deve vedere presto nelle azioni dell'amministrazione. Quindi sicuramente sia come Consiglio Comunale che come Giunta, ripeto, tutti gli assessori insieme, compreso quello all'ambiente, all'igiene, cioè tutti stiamo lavorando nella stessa direzione e vogliamo lavorare così. Grazie. Grazie tra l'altro per averci accennato anche le questioni relative al diritto delle persone con disabilità, perché l'accessibilità è un altro dei temi che si interseca nel diritto alla casa. Tra l'altro stavo cercando una parte ma non l'ho trovata. In questi giorni sto leggendo La città autistica di Alberto Vanolo, che è un libro meraviglioso che vi consiglio, che parla proprio di come le città siano assolutamente, cioè nel senso, plasmate, forse così meglio, plasmate in ottica abilista, e anche il diritto alla casa sia assolutamente inaccessibile per persone neurodivergenti, persone con disabilità. Quindi anche questo è un altro tema, grazie per averlo introdotto. Allora, ci siamo. Quindi, io direi, faccio in ordine così. Matteo Cucco, ho fatto una fusione. Siamo fusi. Sì, no, Marco Cucco, vorrei iniziare Allora, poi tra l'altro, tra le tante cose che offrite, c'è anche la possibilità, tra le tante cose che offrite, così meglio, c'è anche un servizio che riguarda il controllo, tra virgolette, dei contratti, cioè nel senso se sono in linea, questo lo offrite soprattutto agli studenti. Posso dare però prima la parola a Matteo, per avere anche Matteo Pisu di Unicaralis, per avere un attimino un quadro anche, perché forse prima abbiamo bisogno di questo. Cagliari città universitaria, prima un attimino lo stavi anche accennando. In questo momento, di fatto ci sono ancora studenti che cercano casa, nonostante l'anno accademico sia iniziato già un bel po'. Tra l'altro quest'anno mi sembra di aver letto che su Cagliari c'è una media di 300 euro. Sì. Ci potresti fare un quadro un attimino della situazione rispetto all'accessibilità? E poi la domanda è anche, Cagliari è una città universitaria? Allora, partendo proprio dal termine di città universitaria, secondo me il termine di città universitaria deve essere l'obiettivo, perché secondo me non è ancora raggiunto questo ideale che dovrebbe raggiungere proprio la città e tutti dei cittadini e cittadini del capoluogo sardo. Mi piace spesso citare la parte di Buoncammino, che è un punto di raccordo tra la facoltà di ingegneria, tra la facoltà degli studi umanistici e il viale Fregnazio, e quella meravigliosa discesa che poi si affaccia sul Mediterraneo, che riprende proprio il titolo dell'evento, perché Cagliari deve essere una città universitaria mediterranea, perché deve abbracciare tutte le persone che arrivano proprio anche da che presentano gravissime difficoltà. E poi non bisogna scordare che Cagliari è la città capoluogo di una delle regioni più povere d'Europa, e da cui provengono poi studentesse e studenti dalle province più povere d'Europa. Partendo da un dato che secondo me è allucinante. Nel 2013 avevamo 4 case dello studente, ok? E nel 2013 i posti disponibili erano 799, quindi arrotondiamo a 800. Oggi
abbiamo 5 case disponibili. Secondo voi quante case sono aperte e quanti posti disponibili abbiamo? Certo. Abbiamo praticamente una casa disponibile, ovvero quella ultimata da poco del campus di Viale La Playa, e su più di 1100 domande solamente 208 studentesse e studenti possono abitare dentro il campus di Viale La Playa, quindi quasi più di 800 persone che non hanno diritto alla casa, perché ricordiamo che se le studentesse e gli studenti chiedono appunto questa agevolazione, questo beneficio, questo diritto, è proprio perché poi non possono riversarsi nel mercato privato. Da poco, ieri abbiamo chiuso un report che con la nostra associazione Unicaralis abbiamo aperto praticamente da luglio, che tratta proprio di, si chiama Cara Cagliari quanto ci costi. E i dati che emergono sono allucinanti. Infatti ne approfitto anche della presenza delle istituzioni comunali, ne approfitto anche per rimarcare quell'invito alle istituzioni regionali di poter presentare questo report. E da questo report emerge che l'affitto medio traballa tra i 300 e 350 euro, non tenendo conto poi delle spese che derivano dalle bollette o comunque wifi o altre spese che deve affrontare una studentessa o uno studente. E ritornando al tema delle case dello studente, tutte le persone che sono risultate idonee e non beneficiarie, grazie all'impegno della regione, si sono viste riconoscere una cifra di 1.500 euro che andrà a tamponare, perché è sottolineare, tamponare, perché noi dobbiamo agire per risolvere il problema, per far sì che già dall'anno prossimo tutte le 5 case dello studente siano aperte e che vada a risolvere in maniera strutturale la problematica. E ritornando poi a come abbiamo citato varie volte nel dibattito, vi dico un altro dato: il 49,6% dei giovani tra i 18 e i 25 anni soffre di ansia collegate alle insicurezze. Io penso che proprio il diritto alla casa sia l'emblema delle insicurezze, non sapere abitare, di avere una certezza, di sapere che la sera si può rientrare in un posto sicuro, o magari di avere una vita in un posto che ci può permettere il garantire e riconoscere l'autodeterminazione di una persona. E poi, come abbiamo detto, se le case dello studente sono chiuse, ovviamente lo studente poi si deve riversare sul mercato privato. Oppure, la problematica è molto attuale perché, come hai citato, ci sono ancora persone che stanno cercando alloggio nella città di Cagliari e non le trovano, quindi sono costrette a viaggiare. E questo si ricollega ad un'altra problematica, perché gli studenti che hanno un'età maggiore ai 27 anni devono pagare la cifra intera, quindi un'altra spesa insopportabile per le famiglie e per gli studenti e studentesse. Inoltre è importante ricordare che la legge sul fitto casa regionale è ferma al 2008, cioè praticamente sono passati quasi 20 anni da questa legge, i massimali si fermano a 250 euro. Capite bene che questa cifra non va ad aiutare, o meglio a far sì che tutta la spesa dell'affitto venga poi ripagata. Io voglio concludere il mio intervento dicendo che tutte le nostre lotte per i diritti, per il diritto alla casa, si ricollegano a una canzone che mi piace spesso ad ascoltare, che è di Marrakesh, che parla, insieme a Calcutta, che è poi il mio artista preferito, che parla di laurea ad honorem, perché tutte queste battaglie che dobbiamo fare per far sì che tutte quelle persone che non possono studiare venga riconosciuta una laurea ad honorem, e vi cito le testuali parole perché tanto io ho una memoria a breve termine, e dobbiamo farlo per tutti quei ragazzi disastrati che vengono sutriti, che vivono in case cadenti e tra le rovine delle loro famiglie. Vi ringrazio. Allora, che cosa? Vorrei restare anche un attimino sui servizi appunto che offre il sindacato, anche rispetto alla questione studentesca, e poi un commento anche rispetto ai dati perché insomma prima si è un attimo inserita, ma ho visto che aveva qualcosa da dire, i dati sulle case non abitate. Allora, la legge nazionale, la 431, demanda ai sindacati di
preparare gli accordi territoriali. Gli accordi territoriali sono quelli in alternativa ai contratti liberi e questo consente la cedolare secca al 10%. Quindi è un grande vantaggio e questo è consentito per i contratti 3 anni più 2, transitori e contratti per studenti universitari. Quindi a noi sindacati è stato dato il compito, sindacati della proprietà degli inquilini, preciso. Quindi ci incontriamo per stabilire quali sono i parametri massimi e minimi per i contratti per gli studenti, visto che stiamo parlando di e noi questo equilibrio lo dobbiamo trovare con la proprietà, che ancora l'ultimo accordo l'abbiamo fatto nel 2019 e dovrebbe essere fatto ogni 3 anni. Noi stiamo tergiversando perché ci stiamo tirando per la giacca e i sindacati della proprietà. Rinnoviamo, aggiorniamo i canoni, perché sono bassi. E noi disertiamo quello. Gli studenti hanno la possibilità che vengono da noi a controllare i contratti che non possono superare determinati parametri. E il canone è commisurato anche alle dotazioni che hanno. Quindi abbiamo inserito tutta una serie di dotazioni moderne, nuove, perché prima la riforma prevedeva c'è l'acqua corrente nella casa, sì, è un requisito, ma stiamo scherzando. Togliamo questa acqua corrente, mettiamo split, mettiamo dotazioni, connessione ITER, mettiamo tutta una serie di cose moderne che possono far sì che una casa consegnata a uno studente possa avere quei requisiti moderni, attuali. Gli studenti lamentano, nonostante questo, lamentano che i canoni sono ugualmente alti. Certo, questo non possiamo negarlo per le famiglie, per la povertà, l'economia della regione, no? Anche quei canoni calmierati sono purtroppo alti. Però state certi che se qualcuno vuole la cedolare secca al 10% per gli studenti, deve rispettare i canoni concordati. Purtroppo io non so quanti poi li rispetteranno, non tutti seguono la legge, ovviamente, perché c'è anche un nero ancora che esiste ancora e diventa difficile. E diventa difficile anche contestare molte volte situazioni di studenti che vengono violati i loro diritti e devono rivolgersi al giudice. E chi è la famiglia che va al giudice, che viene avvocato, vuole mettere in causa perché non lo farà mai nessuno, sono proprio delle rarità. Quindi gli studenti sopportano lo sport nazionale e non restituire mai il deposito cauzionale perché ho visto che c'è un danno inesistente. Questa è la situazione per gli studenti universitari qui a Cagliari. E purtroppo, come ha detto Matteo, cioè, la mancanza di case popolari ha fatto riversare tutte le case per gli studenti alloggi, ha fatto riversare questa domanda nel mercato privato. Il mercato privato ha i suoi costi, ovviamente. Sono 13.000 studenti fuori sede a Cagliari. È una enormità. E quanti di questi poi, come diceva Matteo, trovano alloggio gli alloggi sono poche centinaia, niente, nulla. Quindi sono in una situazione difficilissima, ovviamente. Non siamo ai livelli di Milano, non siamo ai livelli dove lì non riesco a capire perché tutti i contratti per studenti o brevi devono rispettare i patti territoriali. Non sia a Milano, Roma, dove sei, non capisco perché a Milano non ci sia il rispetto di questi canoni degli studenti. Ho sentito anche i colleghi su lì a Milano, eccetera, che lì sono in forte difficoltà perché è talmente vasta, è talmente sproporzionata la presenza di contratti per studenti che è incontrollabile la situazione. Addirittura ci sono anche 2 patti territoriali depositati nella stessa città. Una vergogna, un caos terribile, e questo agevola le speculazioni. E qui a Cagliari, ripeto, fortunatamente noi controlliamo circa 300 contratti all'anno, vengono a sindacato i proprietari per essere sicuri che il canone sia giusto, vengono da noi perché così non ci fate causa se per caso noi andiamo oltre misura. E li controlliamo e sono misurati a quelli che sono i patti territoriali nel minimo, purché abbiano delle dotazioni e aumenta il canone. Se non c'è nulla, come molti devono affittare la casa dello studente, cosa c'è in questa casa? In realtà no, pompe di calore, riscaldamento no, questo non c'è. E che cosa vuoi? Che non hanno reviso, allora mi vado all'affitto breve e dico pago il doppio, ma ci guadagnerò comunque. E questa è la situazione più o meno che si trova qui a casa, che non è disastrosa come in altre città, però è difficile perché l'economia è povera. E poi anche quei canoni che sono bassi sono alti per le famiglie.
Non so se c'è qualche commento, sicuramente ci sono, però già 2 persone prenotate. Aggiungo? 3? Ho un commento immediato, se è direttamente collegato, magari può... Perfetto. Perché forse riesce... Ah sì, dai, fa sempre così. Grazie. Allora, buonasera a tutti, Silvano Piras, architetto. Scusate, la voce è quella che sta andando via. Volevo dire alcune cose che a mio parere vanno aggiunte a ciò che hanno detto i relatori, che hanno detto delle cose veramente interessantissime e importantissime sulle quali io concordo. Volevo aggiungere alcune considerazioni di questo tipo. Allora, Cagliari ha perso negli ultimi 20 anni un considerevole numero di abitanti. In alcuni anni ne ha perso fino a 2000 all'anno. E le ragioni di questa città risiedono proprio negli argomenti che voi avete affrontato stasera. D'accordo? Allora, questo cosa provoca? Il fatto che Cagliari è una città in fase, per alcuni aspetti, in fase di decadenza. Nel senso che la popolazione invecchia, e se voi andate in giro per strada a Cagliari, vedete che circolano anziani con cani. D'accordo? Questo è molto significativo. Cosa succede a Cagliari? Cagliari perde la popolazione attiva, cioè le giovani coppie, che sono quelle che lavorano nei servizi, nel terziario e così via. Sono quelle 170.000 persone che ogni giorno entrano in città con l'automobile e che abitano nella provincia e che contribuiscono, innanzitutto usano i servizi della città e non li pagano i servizi. Poi cosa provocano? Provocano tutte le forme di inquinamento che genera il traffico automobilistico, d'accordo? E lo paghiamo noi, anche noi che abitiamo a Cagliari. Allora, è una situazione veramente terribile che va affrontata. Come è stata affrontata in passato? Le soluzioni sono state veramente tantissime. Pensate, a Cagliari ci sono interi quartieri che sono stati realizzati dalle cooperative. Ne cito 2. Uno è Sbiugias e l'altro è Mulinu Becciu. Allora, le cooperative hanno contribuito a dare una casa alla classe media. Però case in cooperativa non si fanno più fare. Perché questo ha generato tutta una serie di problemi. Il mercato, parliamo un attimo del mercato. È chiaro che Cagliari è una città in mano agli investitori immobiliari, quei pochi che sono rimasti, perché non sono tantissimi. Dove puntano? Puntano su un segmento di mercato alto. Cosa vuol dire questo? Che non sempre le case che vengono costruite vengono poi vendute, rimangono morte. E questo cosa significa? Significa che affidarsi al mercato non risolve le soluzioni. Allora, è chiaro che bisogna fare politiche abitative e queste politiche abitative le può fare, deve fare il governo, ma le può fare anche la regione, il comune. Una delle, io ne cito un punto, no? Per esempio, uno dei punti sui quali si potrebbe intervenire sono come dire, i parametri di reddito che stabilisce la regione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Per favore, non chiamiamole più case popolari, usiamo altri termini. Edilizia residenziale pubblica non è bellissimo, risponde un po' meglio a quello che noi vorremmo, a quella che è la nostra visione della città. Allora, cambiare i parametri cosa significa?
che parametri troppo bassi non consentono quella che Anna Pudo ha citato prima, faccia grigia, di accedere. Allora questi parametri vanno cambiati, troviamo le forme per cambiarli. Si può fare, d'accordo? La regione lo può fare, d'accordo? Perché c'è veramente questo sbilanciamento, come dire, di funzioni specializzate tra Cagliari e la provincia della regione va rivalutato, d'accordo? Perché è vero che le città sono molto attrattive e in futuro ospiteranno il 75% della popolazione, però è un, come dire, un processo che andrebbe invertito, ma questo è un altro discorso. Allora, i comuni cosa possono fare? I comuni hanno aree pubbliche, d'accordo? Hanno aree pubbliche dove c'erano delle scuole che sono state chiuse o demolite, ci sono altre aree pubbliche che sono quelle delle ferrovie, ci sono le aree militari. Ecco, bisogna fare un discorso su tutto questo, bisogna pianificare, programmare e progettare. Però è un tema che va affrontato, che è capito nel dimenticatoio della politica. Cioè bisogna guardare anche a quello che accade in Europa. Siamo qui e ci chiamiamo sinistra italiana e Europa Verde. Nel programma della sinistra francese che ha perso le elezioni, che ha vinto le elezioni, ma non è andata al governo, cioè, nel programma c'era la realizzazione di 1 milione di nuovi alloggi. Ma a cosa è dovuto questo obiettivo? Questo obiettivo è dovuto alla necessità di rispondere alla domanda, alla quale il mercato non risponde. E la domanda cambia, perché cambiano anche i nuclei familiari, no? Prima si diceva i nuclei familiari possono essere composti, anzi, sono composti per il 50% da due componenti. Non sono come le famiglie, la mia famiglia, i genitori e 5 figli. La composizione del nucleo familiare è cambiata. Il mercato non si adegua, è il pubblico che deve fare queste politiche, cambiare i criteri di reddito per l'accesso all'euro. Questo si può fare. E il ruolo del pubblico è quello di calmierare il mercato, intervenendo con nuove realizzazioni. Mi fermo qui. Grazie. Allora, non vogliamo che questo momento diventi un sequestro di persona, lo voglio rilanciare. Però ci sono altri 2 interventi prenotati. Matteo Lecisso Cortu, assessore alla pianificazione strategica, urbanistica e ambientale del comune di Cagliari. Rivendica l'intervento o lascia... No, velocissimo anche per rispondere a quanto stava dicendo adesso. Sono assolutamente delle politiche che come centrosinistra di cui dobbiamo riprenderci fortemente le redini, avendo un orizzonte chiaro. Io qua sono come assessore, ma sono anche come dirigente nazionale del Partito Democratico, e la nuova dirigenza ha fortemente voluto istituire nella segreteria nazionale una delega che è Francesco Maiorino al tema della casa, che ha come base quello che si è detto oggi, cioè condividiamo il tema che la casa è un diritto. Ci sono troppe case senza abitanti senza case, occorre far parte di un movimento che c'è in tutta Italia, soprattutto a livello locale, a livello nazionale oggi siamo all'opposizione. Francesca sa bene quanto è difficile incidere in Parlamento, però nelle amministrazioni locali possiamo farlo. Ci sono tante città, un'alleanza municipalista sul tema della casa che è già attiva, e anche con Cagliari faremo il nostro. Come diceva Anna Pudu, con cui stiamo lavorando in stretto contatto, nel programma l'abbiamo scritto in campagna elettorale, l'abbiamo confermato con il sindaco Zedda, è quello di proporre un programma strategico sul diritto all'abitare che mette insieme tutto quello che si è detto oggi. È
un qualcosa di ambizioso, non è facile, non risolveremo dall'oggi al domani, però ognuno per nostra competenza faremo quello che stiamo facendo. Noi nel piano urbanistico comunale di Cagliari, ad esempio, il tema della casa, qual è il target a cui vogliamo che chi può costruire ancora, può riqualificare l'esistente, può realizzare case per chi? Cioè, questo è quello che ci stiamo chiedendo, è quello che nei prossimi mesi, adesso stiamo portando in giro per la città, nei prossimi mesi col Consiglio Comunale, prenderemo delle scelte anche forti su questo nel nuovo piano urbanistico, che faccia in modo di dare la possibilità a Cagliari di riprendere a realizzare edilizia residenziale sociale, di cui c'è troppo bisogno. Grazie per il nostro tempo, perché è pubblica. Abbiamo un altro intervento. Davide Carta, consigliere comunale del PD a Cagliari. Grazie. Mi sembra che ci siano i presupposti con questa amministrazione del Comune di Cagliari di realizzare un progetto, un'idea, un'analisi, a partire da un'analisi che facemmo come commissione speciale sulla casa nella prima mandato di Tenda. Avevamo lavorato con i sindacati, avevamo fatto un bel lavoro individuando strumenti e soluzioni che poi purtroppo non hanno avuto attuazione. E mi sembra che dividerei il tema in due grandi ambiti. Uno, il tema della locazione. Qui sicuramente c'è da mettere mano alla regola della locazione, ma soprattutto del cambio concordato e della rivisitazione dei canoni di affitto, ma soprattutto credo che uno dei temi chiave sulla locazione sia a Cagliari il tema di regolamentare gli affitti brevi. Questo credo che sia il tema chiave su cui dobbiamo intervenire. Gli affitti brevi hanno in qualche modo monopolizzato larga parte del mercato della locazione, soprattutto nei quartieri storici, cambiandone la natura, cambiandone la configurazione e la qualità dell'organizzazione sociale. E credo che questo sia un elemento chiave su cui dobbiamo intervenire. Quindi regolamentare la locazione lo stanno facendo un po' in tutto il mondo, da New York a Barcellona, a Firenze, credo che anche noi possiamo, a Roma recentemente, possiamo trovare delle regole che in qualche modo possono disciplinare questa materia. Rispetto sempre al tema della locazione, un altro elemento chiave è coprire le morosità incolpevoli. Abbiamo sul dato nazionale circa un 36% di morosità che hanno poi richiesto sfratto. Credo che su questo il pubblico debba intervenire per mettere delle risorse a tutela delle famiglie che hanno morosità incolpevoli. Credo che sia un elemento chiave, forte, e su questo credo che Regione e Comune debbano lavorare, se non lo fa appunto il governo nazionale, possono e debbano lavorare in maniera molto coordinata e coesa. Un elemento chiave, anche quello che diceva prima Anna Cudolo, avevamo proposto appunto nel 2016 che le famiglie che non riescono a pagare il canone concordato, per esempio nei progetti dei 20.000 alloggi in affitto, possono essere trasferite in edilizia residenziale pubblica e viceversa, soggetti che lì hanno ormai superato il reddito possano essere trasferiti in altre tipologie di abitazioni. Credo che questo sia un tema assolutamente chiave. E poi c'è tutto il tema della realizzazione di nuove abitazioni e di edilizia residenziale pubblica, perché su questo purtroppo è da troppo tempo che non si fa molto, si fa molto poco. C'è tutto il tema invece di aprire lo spazio alla realizzazione di appartamenti per le famiglie che hanno magari un reddito soltanto e che possono pagarsi soltanto un affitto normale, calmierato. Credo che questo sia il tema chiave su cui dobbiamo lavorare per sviluppare anche nel piano urbanistico queste fattispecie di abitazioni, questa tipologia di abitazioni come priorità. Cagliari ha perso in 30 anni 30.000 abitanti, siamo meno di 150.000, stiamo correndo il rischio di perdere quella dimensione critica di abitanti e di energie giovani, perché se nella città mancano i giovani,
mancano gli studenti universitari che devono spostarsi nell'interland della città. Credo che questo sia un problema per il futuro di Cagliari. Credo che su questo dobbiamo lavorare tutti insieme. E niente, voglio solo, siccome ieri purtroppo non ho potuto partecipare all'incontro sul tema della pace, credo che Cagliari, città della pace, debba essere un progetto forte e chiaro su cui lavorare tutti insieme. È una idea di costruire una comunità coesa al nostro interno, accogliente, inclusiva, ma è anche l'idea di una comunità che parla al resto del Mediterraneo, costruendo ponti, facendo sì che il mare non sia un elemento di divisione, ma sia un elemento invece di unione. E anche qui magari attrarre per il futuro giovani studenti universitari dal resto del Mediterraneo e costruire dal dialogo culturale anche opportunità di sviluppo. Grazie. Allora, io direi che possiamo chiudere qua. Abbiamo detto molte cose, abbiamo parlato di diritto alla casa, abbiamo appunto detto molte cose. Ricordiamoci che appunto è un po' come la matematica, non è un'opinione il diritto alla casa, è qualcosa che chiede anche di essere rivendicato. Un'altra roba che vorrei dire prima di lasciare la parola a Jacopo Arrais, di Sinistra Italiana, attivista di Sinistra Italiana a Cagliari, è questa. Tra l'altro, direttamente collegato all'ultimo intervento, ricordiamoci comunità, nel senso che se conosciamo un padrone o una padrona di casa che alza il prezzo agli studenti, magari diciamoglielo che non ha senso lucrare su studenti e studentesse. Se conosciamo delle persone che hanno difficoltà, impariamo a tendere una mano, a fare rete, perché probabilmente una delle migliori e più forti soluzioni davanti a questi problemi che riguardano la mancata garanzia di diritto è veramente essere comunità, è essere una voce comune e magari anche essere la voce di quelle voci che non riescono ad arrivare dove dovrebbero. Lascio la... Grazie mille. Io sono breve, porto a termine questo incontro e lo porto a termine leggendo delle righe che mi sembra doveroso ricordare, perché non posso dire più di quello che hanno detto le compagne e i compagni. Non aggiungerei niente. Il punto è chiedersi perché i compagni e le compagne hanno detto tutto ciò. Inizio a leggere. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni politiche, economiche e sociali del Paese. E continuo. Perché queste righe si collegano ad altre righe, sempre dello stesso documento. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Perché ho letto queste righe? Perché queste righe sono sancite all'interno della Costituzione. La Costituzione è scritta di pugno da chi ha raccolto le idee che da Mazzini fino a Garibaldi, passando per Malatesta, arrivando sino ad Altiero Spinelli, hanno portato a concepire la proprietà privata come un mezzo, non come un fine. Ed è per questo che mi ricollego al diritto della casa. Il diritto alla casa è quello da cui parte ed è ciò che finisce, cioè si inizia e si finisce con il diritto alla casa. Chi ha la casa ha la possibilità di crescere, ha la possibilità di ambire, ha la possibilità di arrivare e ha la possibilità di avere un rifugio. Si può esprimere, può tornare a casa da lavoro. Senza la casa non si ha niente di tutto ciò. E attenzione, non è una scelta. L'articolo 42 che si ricollega al secondo comma dell'articolo 3, cioè l'eguaglianza sostanziale, è un dovere dello Stato. Quando lo Stato abdica e decide di tirarsi indietro, di non intervenire per concretizzare queste disposizioni, lo Stato non è più Stato. E dove non c'è lo Stato, non c'è la libertà, c'è la forza di altri privati. Noi con questo vorremmo concludere questo discorso. Concluderei questo discorso invitandovi
a partecipare alla raccolta firme per un aborto sicuro, perché anche questo diritto adesso è messo sotto scacco ed è un ennesimo attacco, forse uno dei più violenti da quando questo diritto è diventato un diritto ad oggi. Vorrei cogliere l'occasione per chiamare Cristian Locci e dire due parole in modo da poter concludere in bellezza questo incontro, e lascio la parola al segretario. Sì, grazie Jacopo. Ti ringrazio per aver citato la Costituzione, perché in questi 2 giorni l'abbiamo avvicinata, incontrata, però nessuno è entrato nello specifico degli articoli. Ti ringrazio tutti quanti per essere stati qui oggi e ieri sicuramente, però permettetemi, ringrazio di cuore i compagni e le compagne che hanno reso possibile questi 2 giorni. Vi chiedo cortesemente un applauso per Jacopo, Roberto, Claudia, Andrea, Alessio, tutti e tutte, veramente, perché non era scontato, non era facile, ma l'abbiamo fatto. Infatti non fumo per vivere come brutti. E in questi 2 giorni abbiamo portato un po' di bellezza. Cioè, in questo posto qua ci sono stati bambini, dolci presenze, come quello splendido amico che... Dov'è? Quell'amica è sparita, però era qua prima. Grazie alle associazioni che hanno partecipato. Grazie di cuore, veramente. Io ieri l'ho detto, un pezzo del mio cuore, vi prego, andate a firmare per intitolare un parco ad Emanuele Allori. Veramente, perché ne abbiamo bisogno, perché quel ponte sulla 554 è triste. A noi serve un luogo dove vadano i ragazzi, i bambini, le persone a viverlo, a contribuire anche alla crescita di una comunità. Noi oggi abbiamo parlato di ragazzi, io sono stato un ragazzo come te. Io in via Ogliastra, quando frequentavo la facoltà di economia e commercio, 30-40 kg fa, e non so quanti anni, quelle cose là le ho vissute. Ho lottato, e queste battaglie che voi state facendo adesso erano le nostre, Cristian. Tu hai qualche anno in meno, le abbiamo fatte quelle battaglie, le abbiamo vissute e siamo ancora al punto di partenza ed è triste. Abbiamo questa città che è la più bella città del Mediterraneo, del mondo. Io sono innamorato di Cagliari, non sono cagliaritano e mi dispiace, la fruisco di questa città, la vivo. Oggi ho fatto un giro in moto splendido, la Sera del Diavolo, il poeta. Mi sono liberato la mente e mi è piaciuto. Ed è un peccato che questa città non sia all'altezza di accogliere gli studenti che arrivano da tutta la Sardegna, e noi dobbiamo aprire ancora di più questa città, dobbiamo farli arrivare da tutto il Mediterraneo, perché noi siamo oltre, dobbiamo uscire dai confini di quelli che sono l'Unione Europea, dobbiamo andare oltre. Lo stavo dicendo oggi con Roberto. Noi abbiamo bisogno di una sinistra che vada oltre i confini dell'Unione Europea, perché noi non possiamo ridurci ai confini che ci sono stati dati dalle nazioni. Noi dobbiamo essere mondialisti. Ai nazionalismi dobbiamo contrapporre un'altra visione, e non può essere quella delle nazioni. Il mio fratello è il mondo. Grazie a tutti e a tutti. E adesso vi prego di rimanere qua, perché sono dei compagni lo amo. La Mediterranea. Ciao a tutti.
Vi prego di rimanere qua, c'è da mangiare, da bere e da socializzare, da divertirsi. Ci Grazie a tutti. divertiremo. Grazie ancora, fate un applauso a voi. Sei stata bravissima, figlia, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta l'organizzazione, la severità, la imparzialità. Mi è piaciuto, sì, bravo. Noi non saremmo stati in grado. One, two. Cose qua. Grazie. Oh yes, siamo quasi, eh? Guarda, Fabio, metti uno pure più qua, più comodo più qua prima, e dammi un attimo la base, il secondo. Non sei in grado. No. Domani, se mi vuoi andare a...
Ok, ciao a tutti. Siete? Si comincia, sono Francesco Privonetti e mi sono qualche pezzo di Giorgio Cosmic Rambler, che è un disco di world music e altre cose lì, e poi sarà Dudu Morandi, The Modern Granders, e infine gli Anno Mediterranea, un applausone! Ho sentito tanti discorsi molto belli, tanti discorsi profondi, ma la prima cosa che ho notato è la bandiera della Palestina. Qua, io ho scritto un pezzo anni fa che si chiama Jerusalem Vibes, che parla proprio della Palestina. Ho avuto la fortuna di suonare 23 volte a Gerusalemme, quindi sono un ambiente che conosco e mi fa molto male vedere i popoli così oppressi. Questo si chiama Jerusalem Vibes.
Grazie mille, grazie di cuore, dai. Un ringraziamento davvero speciale ai ragazzi che chiamano di Terraglia, perché tutto ciò che suona ha fatto il tempo è loro, il violino di Sergio, la chitarra di Roby, Roberto mi ha una mano su Guide Pronti, quindi un applauso alla band Orgoglio Sardo. Hanno conosciuto il nome? Che brutto girare da solo e non potessi permettere un backliner, le mode la sempre comodo tu, Ok, il prossimo pezzo è un pezzo che è da sorpresa per me, perché non ho mai suonato dal vivo. È un brano contenuto in un disco che uscirà a breve. Ho fatto un disco con un cantatore di Mantova molto bravo, si chiama Michele Maggiolini. Il disco esce sotto il nome FPM, quindi Francesco Michele, si chiama Colpevoli, e nel disco ci sono dei ospiti apprezzatissimi, come appunto Dudu Bolandi dei Molenas Granders, collega compagno di vita, nel senso più nobile del termine, da 20 anni. Poi c'è Tommaso Cerasuolo di Perturbazione, ricordate, grande band, e poi c'è il mio conterraneo in Cile, quello di Cemento Armato di Maria Sabato, il disco sta uscendo, e questo pezzo che una volta lo sono dal vivo si chiama Piccoli Terremoti, ha a che fare con i terremoti emotivi che tutti abbiamo, no? Delle delusioni, delle sfortune amorose, delle cose che non vanno bene. Piccoli terremoti. Buon ascolto. Progetto va bene che sono del disco, la chitarra Francesco Monetti, il basso Francesco Monetti, la batteria Francesco Monetti, il Francesco Monetti. La voce invece di Michele Maggiolini.
Sono piccoli terremoti. Sono piccoli terremoti. Sono piccoli terremoti. Sono piccoli terremoti. Grazie mille, questo applauso dobbiamo uscire. Vi faccio altri due brani e poi abbiamo sul palco il secondo ospite della serata, il secondo ospite della serata. Il prossimo pezzo è il pezzo che ho scritto che mi piace di più di tutta la mia carriera, perché è un pezzo che ho dedicato al mio bimbo Lorenzo, che ha 5 anni e mezzo. Dovete sapere che io... Fate un applauso, vedete se fate un applauso. Dovete sapere che dei musicisti che ogni volta che usciva un pezzo, ogni volta che un artista faceva un pezzo per il figlio, per il nipotino, ho sempre detto, ma che palle, sì, che roba melenza, per te, per lui, l'aranciata fresca, per lui. Non farò mai una cosa del genere. Poi nasce il mio figliolo, 2 o 3 secondi ci trovo in braccio, allora questa melodia. Na, 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 na. Quindi il prossimo pezzo si chiama Lorenzo De Magnificent, dedicato al mio figliolo, e l'ho sentito anche cantare, perché l'ho registrato e l'ho messo vigliaccamente dentro il disco. E in più all'inizio un banjo, la melodia suonata da un banjo, e quello di Novappo, che suona il banjo. Quindi in questo pezzo qua ci sono 3 generazioni di Moneti: Lorenzo Moneti, figlio, Nanni Moneti, nonno, Francesco Moneti, il babbo. Lorenzo De Magnificent. Ecco.
Questi pezzi che avete sentito, tranne tutti i terremoti, trovare il signor socialista Corny Friend, che da bravo imprenditore musicale non l'ho portato dietro, non sono in vendita, però ho fatto anche un libro che non ho portato indietro, da bravissimi imprenditori musicali come sono. Faccio un pezzo, due? Due? Uno, due? Ok, due. Allora, il prossimo è un pezzo che prevede l'interazione, perché è un brano, a me piace tantissimo Pat Metheny, mi piace moltissimo queste melodie aperte che fa. Ho fatto un pezzo un po' ispirando quel mondo lì, però è molto bello da cantare assieme. Se mi date una mano, senti dei canti, dei topi. Dici così, no? Si dice. Sta bene, sì. Allora, La melodia, aspetta che sono staccato. La melodia portante è questa qua. Ancora? 1, 2, 3, 4. Nice one. Sono parte. È difficile. Mettiamola insieme, dai. 1, 2, 3, 4. Sì, è staccato il violino, bellissimo, potete cantare. Carlo Scaletta, mai sul tsunami, ok? No, non è questa qua. Beh, faccio una cosa a Claudio, che ho chiamato la scaletta 50 volte. Claudio, ponito. Ok, pronti? 2, 3. Parte lì.
Acabou? Grazie, dico la trasmissione. Io dopo venivo, Bravissimi, bravi! Grazie a Minaut. Ora vi saluto, lascio il spazio al poderoso Guido Morandi con l'ultimo brano. Questo è ispirato a Pat Bettini, il prossimo è ispirato a Goran Bregovic e Emil Kusturica, si chiama Vampiresca, potete anche ballare. No.
Grazie mille. Primo Negri, buonasera, Andrea Caso di Vento, Resoponic, Triste Madonna. Adesso, tra pochissimo, adesso sarà sul palco al mastodontico, megalitico Dudu Morandi, accompagnato dall'altrettanto mastodontico, megalitico Moca.
Ok, il titolo del risolto, grazie mille. Buonasera a tutti, io sono Giorgio Spigas, io sono Boca, qui per fianco, presentare alcune canzoni di questa musica. Dell'acustica, così come sono canti. Ora, sempre stato, non me l'ha regalato, imparare a lavorare, un po' di rapporti del campo, lasciarsi ogni colpa alle spalle, sempre molto micro, di conquista dello stile, modo in cui prendo la scena, ma certo non voglio vivere. Mi apro la schiena, sono il numero, ci credo davvero, se mi stanno anche se non lo è. Metto via, scende come ci sono cresciuto. Ragazzi insicuri, uomo che guarda il futuro. Non può cancellare, voglia che ho di volare, si può guidare lo stile. Come modo in cui prendo la scena, certo la schiena, perché come pirate lo stile del mondo, non mi prendo la scena, ma mi certo non puoi invitare la schiena. Questo numero
porto un dovere, quello che sempre pensare. Solo con i tuoi pensieri, guardi gli altri giocare. Stile del mondo, ma che cambia la scena, la ricetta non puoi tirare sulla schiena, mi piace lo stile del mondo, cambia la scena, la ricetta non puoi tirare sulla schiena, mi piace lo stile del mondo, ma che cambia la scena, la ricetta non puoi tirare la schiena. Numero uno davvero. Se il numero uno esiste, un numero zero. Grazie mille, sì, tra 2 o 3 volte l'altro. Ok, grazie davvero. Come dicevo, alcune canzoni da questo mio disco in veste acustica, nude crude, così come sono nate. La prossima è una storia di 3 briganti saraceni. È una storia che ci insegna, al contrario di quello che ci spiegano e ci raccontano ultimamente, che noi italiani non siamo tutti quanti figli dell'impero romano, dei ceti che pascolavano in pianura padana. Qui da noi hanno girato tanti personaggi, tanti popoli. Siamo un misto di culture incredibile che andrebbe preservato, cullato e coccolato invece che messo di spalla. Questa è la storia di 3 briganti saraceni. Sono 3 briganti saraceni che fuggono tra i monti senza patria e confini. Siamo a bordo che si ghiaccia ed il gladiator le calcagna lungo le battaglie di quell'arida montagna. Più feroce, occhi studi d'assassino, ogni passo sulla stirpe di Arduino, ma non c'è sangue come profeta, che ha voglia di ascoltare, lungo la valle scura, che non mi bambina, sono 3 briganti saraceni, perduti in mezzo ai monti, senza patria né confini. Una scala della noce, poi sento indietro, se mi scatta in fretta, non vorrei che sia notte, lasciare fare un demonio, vomitando dall'inferno, mi passa una bestemmia, e è andata al pagato, l'acqua di quel cielo, non lo vegna di sentenza, mi nega l'espresso, addestrati alla pazienza, sono 3 briganti saraceni che fuggono tra i monti senza patria né confini. Del cielo, prende in moglie la montagna, pezza come sai, di vergogna, al nome prende scato, vivo senza le bambine, piedi saldi sollevati, oltre il cielo del mattino, mi straccia sta casa, per scrivere le pene, la
storia che mi scorrere sono pregando canti sace che buttano mai non mi sembra e monti sono pregando canti sace che l'ultimo non mi sembra. Grazie mille. Adesso vi cantiamo una canzone nella nostra lingua, nel nostro dialetto, che in questo caso è il dialetto sassolese, perché io sono di Sassuolo, con 15 S. E anche Moca è di quelle parti lì, anche se adesso mi piace dire che veniamo dalla Valle del Dragone, però siamo nati in quella brutta città industriale sporca e puzzolente, che è diventata ancora più sporca e puzzolente nel corso degli anni. Non c'è più un cinema, non c'è più una birreria, non c'è più niente, un paezzone dell'auditorio che fa veramente schifo, poco di merda sotto dire, questa parola un po' secondaria, serata, non si può dire, però resta la nostra città, dove siamo nati, dove siamo cresciuti, e quindi ogni volta che passiamo il ponte del fiume sul fiume Settia, la provincia di Modena, quella di Reggio Emilia, solo appena via dal ponte, una lacrimuccia scende sempre, e questa canzone proprio parla di queste lacrimucce che ogni tanto vengono giù, e si chiama appunto là dal ponte, là dal ponte. Sempre reclamo per un po' di anni, tornate che la testa dal culo, la pena è un bisare, a che era una paura, se mi sono più. Vive la storia di te. A San Miguel, a mia mamma, ovviamente a San Zontale, e adesso sta bene, sa guardare lontano. A doppel doppel saltata in versiche, ambini in mezzo mezzo dentro la pomia corte, doppel doppel saltata in versiche, Fuggire in via Seccena, con la melagna nel che un brutto terzo che in assaggi e con me bella la scuola in mezzo sarà. A nel volte la passata si c'è, a me la pomina la volte la passata canta
Sempre questo e c'è lontano come una mano e cambia che sei sempre tanta terra Grazie mille. Grazie a tutti. C'è un'altra canzone che parla quando si diventa vecchi, si scrivono canzoni sempre sul passato, su quando si era giovani. Ahimè, capita sempre così, anche questa parla di quando eravamo, io ero giovane, ma che è un piccolo ancora. E parla di un'estate fra le tante, passate in Piemonte a divertirsi come dei matti, a fare un po' come se non ci fosse un domani, che non è molto diverso da quello che faccio adesso, invece c'è qualche responsabilità in più, però a parte quello, questa è l'estate in particolare, l'estate in cui Diego Armando Maradona vinse un mondiale praticamente da solo con l'Argentina, era il 1986 e l'ho presa come esempio di tutte quelle estati lì, insomma. E poi è un pezzo che forse è l'unico pezzo un po' almeno ci sta che sono. Se potesse avere qualcosa da bere magari magari sì. Vuoi dell'acqua? Ce l'hai? Ma aspettate in ginocchio con l'interno da dimenticare i vecchi amici sono che sono pochi sogni per incontrare e trovarsi un porto cresciuto quasi tutti che non più bambini ma più interessante nuovi orizzonti sempre più vicini e le partite così adesso in un'estate che non scorderò mai. Leggete nei posti di notte, alle mie pedalare, il poco davanti alla tenda, una bottiglia per ogni bicchiere, e la allora infinite, stava per curare le botte, la polizia alta aspettata, se poi sempre arrivi di notte, dobbiamo farci gli occhi azzurri e questo che non scorderò mai più.
Segreti davanti alla scuola, ci sono un minuto, una mano di Gigi non viene, e quello proibito, quando piego diventare una storia. Io mi sa che non proverò. Ci compagni per sempre, l'ultimo bacio rubato, sempre dimenticato, perché sapevo non avrei scordato mai. È stato nel 1986. La prossima canzone è una canzone che non è mia, una canzone di Moca. Moca scrive un sacco di canzoni, scrive 50-60 canzoni al mese. Ogni 2 o 3 mesi fa un disco con 30-40 pezzi dentro e li butta fuori così, come se nulla fosse. Tra l'altro lui si è ricordato di portare i suoi dischi questa sera, che invece no. Gli ha detto ricordati i dischi, non capita, può capitare. Ed è una bellissima canzone che lui ha scritto e mi ha invitato a cantare insieme a lui il suo disco. Ci siamo conosciuti così, abbiamo cominciato così a fare musica insieme e per me è stato bellissimo fare questo pezzo insieme a lui. Invece si può parlare su questa canzone. Sì, è stato bellissimo anche per me, e musico spavento, musico partito, e non è altro che un tributo a quello che alla mia idea di musicista. Io ero un musicista di strada e vivevo facendo musicista ed era bellissimo. È un sogno essere musicista, quindi è quello che voglio sempre essere. È un po' come la storia dello schiavo che vuole essere un uomo di vero, per cui mi piace così. Sono un musico fallito, quando scrivo faccio col sangue, quando canto mi strappo via il cuore. Non so se sono abbastanza pulito, se vado bene per questa città. In dei conti non me ne importa. Ho una cascavilla e un bicchiere, mi basta da mangiare e da bere, pure le vostre divise, che paura del mondo non ho. Quattro spiccioni, quando passo si guarda, non può pensarsi che tutto ci soltanto bellissimo. Sempre di passo attraverso confini, segnati in mappe da vecchie canzoni, tante storie
ogni tipo di dolore. Un cane che non se la notte, da una candela campione le stelle, strofe, ogni metrollato per me. Con una cassa assai corta e un vecchio, mi basta fare da mangiare da te. Tenete pure ogni cosa di tempo, perché paura del tempo, no. Stasera, che sono paura del dottore, e se domani sarà ancora più dura, cosa mi importa se pioverà? Se domani sarà ancora più dura, cosa mi importa se pioverà? Grazie mille. Adesso io non so se avete ancora un po' di pazienza. Forse oh, grazie mille. Domenica prossima sbagliate il risultato però. No, è sbagliatissimo, è sbagliato. Mi dispiace perché il disegno è bellissimo, però il risultato è sbagliato. Perché il cambio magari le loro li fa anche per me che sono 4-5. Quindi mi dispiace. Però mi dispiace. Sto scherzando. Allora, adesso facciamo un altro pezzo del mio disco e poi facciamo qualche pezzo del mio gruppo che da 18 anni questa parte mi sopporta e mi ha accolto. Solitamente c'è Moca che con l'armonica riesce a fare in maniera favolosa, quindi gli strumentali di quel gruppo lì, però questa sera c'è Francesco, c'è French, è sempre lì. Questo non lo approfittiamo. Però prima, come ti dicevo, faccio proprio un pezzo del disco. Sì, è una canzone che il gruppo però conosce, saprai. E a cui tengo molto perché è una canzone che ha scritto un giovanissimo cantautore emiliano. E vi giuro che l'ha scritta tutta accanto a lui, non ho cambiato assolutamente niente e lo si sente anche, perché era più bello. E l'ha scritta mio figlio, che adesso non dice anni, perché poi mi arriva 9. E un giorno sono uscito questa roba qua e lui ha detto, ma è una canzone bellissima. E niente, l'abbiamo fatta, l'abbiamo decisa insieme. Ed è una canzone molto criptica, c'è dietro una filosofia importante, c'è dietro un messaggio nascosto, talmente nascosto che io ancora non ho capito cosa voglia dire, quindi se qualcuno ha delle idee ascoltandola dopo me la accetta una spiegazione. Il pezzo si chiama Sono una cipolla selvatica e parole e vediamo e la facciamo per la prima volta tutti per insieme stasera, ce la inventiamo lì, anche perché questo pezzo è bello perché abbiamo struttura tutte le volte e non sappiamo mai cosa succede. Sono una cipolla selvatica, sono una cipolla selvatica, sono una cipolla selvatica, sono una cipolla selvatica. Questa non mi va. Sono una cipolla selvatica, cipolla selvatica, una cipolla selvatica, una cipolla selvatica, mangiare la gente. E questa non mi va. E voce mia tanto di te. Voce mia tanto di te.
Da morire era pomeriggio, forse mattino mi ho strappato e mi ha portato via. Poi cucina, poi mangiare, poi digerito, mi ha strappato e mi ha portato via. La gente non mi fa mi provo prima noi così come vada cambiare la gente e questo non mi fa scuola selvatica scuola selvatica scuola selvatica cambiare la gente Adesso facciamo 2 o 3 pezzi di quel gruppo là. Un pezzo doveroso, noi appunto, io abito ormai da un po' di anni in Val Dragone, territorio della Libera Repubblica di Montefiorino, e per noi è doveroso ogni volta che saliamo sul palco fare un pezzo che ricordi il sacrificio dei ribelli, dei partigiani che hanno lottato per liberare il nostro paese, per darci una Costituzione che accettiamo e di fare un film. Per noi è fondamentale questo ricordo e continuare a portare avanti queste memorie. Quindi la prossima canzone è una canzone che parla di questo, di resistenza, ma soprattutto di memoria. In la paz sempre andò a piantare via 50 cercare una stella dal fan di calvia possa servire un respiro possa cambiare sempre oh let us suspend in music awesome portare lontano
non la resta un dia salvita adesso che sto pintando come ancora la cassa storia hai mostrato c'è il comandante chiaro non ti nascondere era per sempre via e che avrà un bel indato c'è l'altura e se possa portare lontana la verità sabbia in giro non la resta un dia sempre da adesso E su cose nostre diciamo i cazzi nostri. Molto bello. A ridere, perché no? Facciamo un'altra, dai. Sempre di quelle. Stavolta controlla la tonalità. È bello invece, arrangiamenti mutanti del pezzo, mentre mutanti, poi vai, si va. Addio, non mi chiedeva, c'è l'Irlanda, le nuvole con un nome e un'ultima sguardo, a Canyon lì e alle strade del mare, di birra, delle perdi provviere, al primo giorno, perdi di pane, e un primo, anche agli gnomi alla e con le che corrono sulle strade.
ai tanti di una possibilità assegnata del mondo della gente di mano sul paesaggio la pulsare di alto e le notti d'estate io combatto pazienza il mare si braccia e viene i tuoi piedi di coraggio e stare di pace che mi porta le voci degli amanti non c'è mi piazza per asciuga ti piace, non vuole evitare, senza pesante, io mi metterò per le avanti, io ti non c'è per piazza ti rivedranno e potranno mostrare via in piazza saremo vicini balleremo leggero sulle piedi. Buoni! Io sono morto, Francesco Montini, deve presentare. Ci sta ora, ti manca la sera, credo. Sì, ci sta una, e poi Alma? Diciamo, vabbè. Beh no, anche tu no, perché sennò poi dopo dobbiamo, non è bello dare spazio. No, noi vi salutiamo, noi, e poi si va avanti a saltare e ballare, noi però vi salutiamo, vi diamo la buonanotte, e quindi lo facciamo con una linda nanna che non fa mai. Cammina vicino alle rive del fiume e apprezza presto gli ultimi giorni d'inverno e nell'aria una vecchia canzone la marea danza prendo verso il mare. Poi gli viaggiatori si fermano stanchi e
di qualche straniera. Chissà stasera. Chissà ascolterai questa canzone. Forse chissà che il suono di un treno inseguendo la ragazzina lo zaino sotto il violino. Si verso in qualche terra straniera di quando una sentire più vicino. Un giorno mi dai da stelle sicuro, ci ritroveremo in parte di mondo con te. Nei vestiboli tra i musicisti e le stande o si prende dove corrono io credo che a me piacciono e tu abbia dei soldi in tasca spendere stasera e qualcuno nell'aria ti scarica a piantare. Lascialo via vicino alla finestra. Grazie mille, grazie a tutti, grazie Francesco per averci fatto compagnia di sul palco, per aver fatto di straordinario. Adesso ci lasciamo con la Mediterranea. Fabio, sai pure che Provo adesso ad aprire. Davio, apri solo un secondo. Via. Molto?